Una misteriosa donna si infiltra nella villa di un vedovo milionario come tata di suo figlio. Quando i segreti del passato vengono alla luce, lui scopre che suo figlio ha un fratello gemello malato, che ha bisogno di un trapianto per sopravvivere. Legami di sangue nascosti, una promessa fatta a una moglie defunta e un amore inaspettato trasformeranno le loro vite per sempre in un modo che nessuno avrebbe potuto prevedere. Una storia di redenzione e sacrificio e vero amore. Preparati perché questa storia toccherà il tuo cuore. Iscriviti al canale, lascia il tuo mi piace a questo video e commenta da dove stai guardando. Il tramonto tingeva di arancione e viola l'orizzonte marino di fronte all'imponente villa marittima. Aurelio Valtieri, in piedi sulla terrazza di marmo bianco, osservava le onde con lo sguardo perso mentre reggeva un bicchiere di cognac che aveva appena assaggiato. A 42 anni il successo imprenditoriale, che lo aveva reso uno degli uomini più potenti della costa amalfitana, sembrava insignificante di fronte al vuoto che sentiva dentro. Il vento salato agitava i suoi capelli neri, ora con qualche ciocca prematuramente ingrigita, che gli conferiva un'aria distinta e malinconica. A volte i segreti, che crediamo sepolti nelle profondità dell'oceano, trovano il modo di tornare a riva come se il mare stesso volesse restituirci ciò che non sapevamo di aver perduto. Mormorò a se stesso, con lo sguardo fisso sull'orizzonte, infinito. Il suono di piccoli passi interruppe i suoi pensieri. Mattia, suo figlio di 5 anni, apparve sulla terrazza con il suo pigiama di dinosauri e il suo orsacchiotto consumato dall'uso. «Papà Donatella dice che se ne va e non tornerà», disse il bambino con voce assonnata. Aurelio posò il bicchiere sul tavolo di cristallo e si accovacciò per mettersi all'altezza del figlio. Gli occhi del piccolo, di un verde azzurro straordinario, riflettevano la stessa tonalità del mare che tanto amava Aurelio. Erano gli occhi di Elisabetta, la sua defunta moglie. «Cosa intendi dire, campione?» chiese, accarezzando i capelli castano chiaro del bambino. «Sta facendo la valigia. Dice che sua mamma è malata e deve andare lontano». Aurelio si alzò immediatamente. Donatella, la bambinaia di Mattia negli ultimi 2 anni, era una figura fondamentale nella vita del piccolo dalla morte di Elisabetta. Entrò in casa con passo deciso, salendo le scale di marmo fino a raggiungere la camera del personale. Effettivamente Donatella faceva i bagagli frettolosamente. Vedendo Aurelio sulla soglia della porta, appena alzò lo sguardo. «Mi dispiace, signor Valtieri, è un'emergenza familiare, non posso restare». «Donatella, capisco le emergenze, ma ho bisogno almeno di tempo per trovare una sostituta. Mattia ha bisogno di te». La donna chiuse la valigia con un movimento brusco. «Mia madre è molto grave in Calabria. Ho lasciato il contatto di un'agenzia a Donatella. Potranno mandarle qualcuno già domani». Aurelio, abituato a controllare ogni aspetto della sua vita professionale, si trovò improvvisamente vulnerabile di fronte a una situazione che non poteva risolvere con denaro o influenze. Per un istante tornò a sentire lo stesso abbandono che aveva provato quando i medici gli comunicarono che non avrebbero potuto salvare Elisabetta. Quella notte, mentre rimboccava le coperte a Mattia, il bambino lo guardò con gli occhi assonnati. «Verrà qualcuno a raccontarmi le storie come faceva Donatella?» «Sì, campione. Ti prometto che troveremo qualcuno di speciale». Ciò che Aurelio non poteva immaginare era quanto profetica si sarebbe rivelata quella promessa e come il destino capriccioso, come le maree stesse, per cambiare il corso delle loro vite per sempre. La mattina sorse con un cielo limpido e il suono ritmico delle onde che si infrangevano contro le scogliere. Aurelio, già vestito con un completo grigio perfettamente tagliato per la sua figura atletica, teneva il telefono con evidente frustrazione mentre camminava nel suo studio. «Come sarebbe a dire che non avete nessuno disponibile immediatamente?» La sua voce, solitamente controllata, lasciava trasparire la tensione accumulata. «Sono cliente della vostra agenzia da anni. Donatella ha bisogno di aiuto con Mattia proprio oggi». Dall'altro capo della linea, la rappresentante dell'agenzia di babysitter d'élite si scusava profusamente, spiegando che avrebbero avuto bisogno di almeno 3 giorni per effettuare le verifiche appropriate per qualcuno che si sarebbe preso cura del figlio di una figura così prominente. Dopo aver riagganciato Aurelio, si passò una mano tra i capelli.
Aveva un incontro cruciale a Napoli quel pomeriggio impossibile da rimandare con investitori internazionali interessati al suo nuovo progetto di energia rinnovabile marina. Il campanello della villa risuonò per i corridoi. Donatella, la governante che aveva servito la famiglia Valtieri da quando Aurelio era appena un giovane imprenditore con sogni ambiziosi, apparve sulla soglia dello studio. «Signore, c'è qualcuno alla porta. Dice che viene per il posto di bambinaia». Aurelio corrugò la fronte. «Dell'agenzia mi hanno appena detto che non hanno nessuno». «No, signore. Dice che Donatella l'ha contattata ieri sera, che sono amiche da anni. Ha referenze». «Ma cosa Donatella?» La donna dai capelli grigi e dall'espressione solitamente serena sembrava insolitamente inquieta. «Non so spiegarlo, signore. C'è qualcosa in lei che mi risulta familiare come se l'avessi già vista prima». Incuriosito, Aurelio lasciò i documenti che stava esaminando e seguì Donatella fino all'atrio principale. Lì, di spalle a lui, mentre osservava un ritratto di famiglia, c'era una giovane donna dai capelli castani, raccolti in una coda semplice. Indossava abiti, casual ma eleganti pantaloni beige e una camicetta bianca dal taglio semplice. «Buongiorno», disse Aurelio con tono formale. «Capisco che è qui per il posto di bambinaia». Quando la donna si girò il tempo sembrò fermarsi. I suoi occhi di un verde azzurro identico a quello di Mattia, a quello di Elisabetta, si fissarono nei suoi. Per un istante fugace Aurelio provò una strana sensazione di déjà vu, come se avesse già vissuto quel momento in un'altra vita. «Buongiorno, signor Valtieri, sono Serafina Conti». La sua voce era melodiosa, con un leggero accento che Aurelio non riuscì a identificare. «Donatella mi ha contattata ieri sera. Siamo amiche dai tempi dell'università e sa che ho esperienza con i bambini. Capisco che ha bisogno di aiuto urgente». Aurelio la studiò con sguardo analitico, lo stesso che utilizzava per valutare potenziali soci d'affari. Serafina doveva avere una trentina d'anni con lineamenti fini e una presenza che trasmetteva calma e sicurezza. C'era qualcosa nel suo volto che risultava stranamente familiare, anche se era sicuro che non si fossero mai incontrati. «È così, ma di solito seguo un processo rigoroso di selezione per chi si prende cura di mio figlio», rispose mantenendo una certa distanza professionale. Serafina sorrise leggermente. «Lo capisco perfettamente. Ho portato le mie referenze e certificazioni», disse porgendo una cartella. «Ho lavorato in un prestigioso collegio internazionale in Svizzera per 5 anni e sono specializzata in educazione infantile. Le verifiche del mio curriculum possono essere fatte quando lo riterrà opportuno». Mentre Aurelio esaminava i documenti impeccabilmente organizzati, un rumore di passi veloci risuonò sulla scala di marmo. Mattia scendeva con la sua energia, abituale seguito da Donatella che cercava di raggiungerlo. «Papà, Donatella dice che non tornerà e che...» Il bambino si fermò di colpo vedendo Serafina. Ciò che accadde in seguito lasciò Aurelio completamente spiazzato. Mattia, che normalmente si mostrava timido e riservato con gli estranei, specialmente dalla morte di sua madre, corse verso Serafina come se la conoscesse da sempre. «Ciao», esclamò il bambino con un sorriso che Aurelio non vedeva da mesi. «Resterai con me». Serafina si accovacciò all'altezza del piccolo, con un'espressione che Aurelio non seppe interpretare. Era emozione trattenuta, sorpresa. Per un istante credette di vedere un luccichio umido nei suoi occhi. «Ciao, Mattia», rispose lei con voce dolce. «Se tuo padre è d'accordo, mi piacerebbe molto». Aurelio osservò lo scambio con stupore. Come faceva lei a conoscere il nome di suo figlio? Non ricordava di averlo menzionato. Ma ancora più sconcertante era l'immediata connessione tra i due, come se esistesse un legame invisibile che li unisse. «Sembra che mio figlio abbia già preso la sua decisione», commentò Aurelio cercando di mantenere un tono leggero, mentre cercava di elaborare ciò che aveva appena visto. «Potrebbe iniziare oggi stesso. Ho un incontro inevitabile a Napoli». Serafina annui, e per un momento Aurelio ebbe la strana sensazione che lei avesse atteso precisamente quell'opportunità. «Certamente, signor Valtieri, sono pronta per iniziare subito». Ciò che Aurelio non poteva immaginare mentre osservava Serafina e Mattia salire le scale insieme, già conversando animatamente,
era che aveva appena invitato nella sua casa molto più di una bambinaia temporanea. Aveva aperto la porta a un passato accuratamente sepolto che stava per emergere, cambiando per sempre il corso delle loro vite. Villa Marittima si svegliò avvolta nella foschia mattutina che spesso accarezzava la costa in quel periodo dell'anno. Aurelio, che aveva appena riuscito a prendere sonno dopo essere tornato, passata la mezzanotte dal suo incontro a Napoli, si trovava in cucina a bere caffè mentre controllava le email sul suo tablet. La casa rimaneva in un silenzio insolito per le 7 del mattino. «Buongiorno, signor Valtieri». La voce di Serafina lo fece sobbalzare. Non l'aveva sentita entrare. Indossava abiti sportivi semplici e aveva i capelli raccolti in uno chignon informale. Sembrava essere stata a fare esercizio. «Buongiorno, Serafina». «Sveglia presto, vedo», rispose lui osservandola con curiosità. Lei sorrise mentre si versava un bicchiere d'acqua. «Sono sempre stata una che si sveglia con il sole. Mi piace correre sulla spiaggia quando c'è ancora poca gente». Aurelio annuì ricordando che anche Elisabetta adorava le passeggiate mattutine sulla riva, un dettaglio insignificante, ma che provocò in lui una fitta di nostalgia. «Com'è andata ieri con Mattia? Sono tornato troppo tardi per verificare». Serafina si sedette di fronte a lui, mantenendo una distanza rispettosa. «Perfettamente. È un bambino straordinario». I suoi occhi si illuminarono parlando del piccolo. «Intelligente, sensibile, creativo. Abbiamo costruito un forte di cuscini, letto 3 storie e parlato delle stelle. Ha una curiosità insaziabile per lo spazio». Aurelio la guardò sorpreso. «È curioso che tu lo menzioni. Elisabetta, la mia defunta moglie, era un'astronoma dilettante. Era solita mostrare le costellazioni a Mattia fin da quando era neonato». Un breve silenzio carico di significato fluttuò tra loro. Serafina distolse lo sguardo verso la finestra, dove il sole cominciava a dissipare la nebbia marina. «Le passioni a volte si trasmettono in modi che non immaginiamo», commentò quasi in un sussurro. «Deve mancarle molto». «Ogni giorno», rispose Aurelio con un'onestà che raramente mostrava. «Sono passati 2 anni, ma per Mattia è ancora recente. Per questo mi ha sorpreso tanto vederlo così a suo agio con te fin dal primo momento». Serafina sembrò irrigidirsi leggermente. «I bambini hanno un'intuizione speciale. Sentono chi può connettersi con loro». Prima che Aurelio potesse indagare oltre, sentirono i passi di Mattia che scendeva le scale. Il bambino apparve in pigiama, con i capelli arruffati e il suo inseparabile orsacchiotto sotto il braccio. «Serafina!» esclamò con una gioia che contrastava con la sua abituale serietà mattutina. «Possiamo fare i pancake oggi?» «Buongiorno, piccolo esploratore dello spazio», rispose lei con un sorriso caloroso. «Certo che possiamo. Vuoi aiutarmi a prepararli?» Aurelio osservò la scena con un misto di gioia e sconcerto. Suo figlio, generalmente riservato e silenzioso durante le mattine, sembrava trasformato in presenza di Serafina. Ancora più sorprendente fu ciò che accadde subito dopo. Serafina iniziò a preparare l'impasto, mentre Mattia, salito su uno sgabello, osservava attentamente. Con movimenti fluidi e sicuri, come se conoscesse la cucina da sempre, estrasse ingredienti e utensili. Quando il composto fu pronto, versò delle porzioni sulla padella calda e con stupore di Aurelio iniziò a dar loro forma. «Guarda, papà!» esclamò Mattia emozionato. «Serafina fa i pancake a forma di animali marini come quelli che faceva mamma». Aurelio rimase immobile. I pancake avevano forma di delfini, stelle marine e balene esattamente come quelli che Elisabetta preparava ogni domenica. Era un rituale familiare, che nessun altro conosceva, una tradizione intima che nemmeno Donatella aveva continuato. «Come?» iniziò a chiedere, ma si fermò. Serafina, concentrata a girare un pancake a forma di polpo, alzò lo sguardo con espressione serena. «Alcune donne hanno un istinto naturale per queste cose», rispose con naturalezza. «Inoltre Mattia mi ha raccontato ieri che gli piacevano i pancake a forma di creature marine». La spiegazione era ragionevole, ma qualcosa nel profondo della sua mente continuava a turbare Aurelio. La precisione dei dettagli, la forma specifica di ogni figura. Marina era troppo simile al modo in cui Elisabetta li preparava. La colazione trascorse tra le risate di Mattia e le sue storie sul forte di cuscini del giorno precedente.
Aurelio, che raramente modificava la sua agenda lavorativa, si sorprese a posticipare una videochiamata per godere più tempo con suo figlio e la misteriosa donna che aveva portato una scintilla di gioia nella sua casa. Dopo la colazione, mentre Mattia saliva a vestirsi aiutato da Donatella, Aurelio si ritrovò nuovamente solo con Serafina. «Ho una domanda che può sembrare strana», disse decidendo di essere diretto. «Sei mai stata in questa casa prima? Forse hai conosciuto Elisabetta in qualche occasione?» Serafina, che stava raccogliendo i piatti della colazione, si fermò brevemente. Qualcosa nella sua postura cambiò quasi impercettibilmente. «No, signor Valtieri. Non ho mai avuto il piacere di conoscere sua moglie né ho mai visitato la sua casa prima», rispose senza guardarlo direttamente. «Perché me lo chiede?» «Semplice curiosità», mentì lui. «Mattia non si adatta così rapidamente a persone nuove e quei pancake erano molto simili a quelli che Elisabetta preparava». Serafina finalmente si voltò per affrontarlo, con un'espressione indecifrabile nei suoi occhi color mare. «A volte l'universo crea coincidenze che sembrano destinate, non crede, come se alcune persone fossero connesse da fili invisibili che trascendono ciò che è spiegabile». La frase, pronunciata con una dolcezza quasi malinconica, rimase sospesa nell'aria tra loro. Aurelio sentì un brivido percorrergli la schiena. Per un istante gli sembrò di stare ascoltando Elisabetta. Quando Serafina uscì dalla cucina, Aurelio rimase immobile, con l'inquietante sensazione di aver invitato nella sua casa molto più di una semplice bambinaia. Ma ciò che più lo turbava non era la familiarità dei suoi gesti o la sua inspiegabile connessione con Mattia, bensì l'inspiegabile attrazione che cominciava a provare verso di lei, come se una parte di sé la riconoscesse da una vita precedente. L'integrazione di Serafina nella vita quotidiana di Villa Marittima era stata sorprendentemente fluida. In appena 2 settimane sembrava conoscere ogni angolo della villa, le routine di Mattia e persino i gusti culinari di Aurelio. Per il piccolo era come se Serafina fosse sempre stata lì, riempiendo con la sua presenza calda gli spazi vuoti lasciati dall'assenza di Elisabetta. Era un sabato pomeriggio quando si verificò il primo incidente veramente inquietante. Aurelio aveva cancellato le sue riunioni per passare la giornata con Mattia, cosa che cercava di fare almeno 2 volte al mese. Avevano costruito castelli di sabbia sulla spiaggia privata, di fronte alla villa, e ora tornavano con le guance arrossate dal sole e i vestiti pieni di sabbia. Entrando nel salone principale, trovarono Serafina in piedi davanti a una delle librerie, che teneva tra le mani un antico libro di astronomia. Non li aveva sentiti arrivare, e c'era qualcosa nella sua postura, nel modo delicato in cui le sue dita accarezzavano la copertina consumata, che trasmetteva un'intimità sconcertante. «Era il preferito di Elisabetta», disse Aurelio, facendo sussultare Serafina, che quasi lasciò cadere il libro. La donna si girò rapidamente, con un'espressione che Aurelio non seppe interpretare. Colpa nostalgia. Le sue guance si tinsero di un leggero rossore. «Mi dispiace, non avrei dovuto», iniziò lei rimettendo il libro al suo posto. «Non c'è problema», la interruppe lui. «Mi ha solo sorpreso. Elisabetta passava ore con quell'Atlante, stellare, pianificando le nostre escursioni di osservazione. Mattia, che si era diretto verso la cucina in cerca di una merenda, non assistette allo scambio. Mi hanno sempre affascinato le stelle», spiegò Serafina. «Quando Mattia ha menzionato che eravate soliti osservarle, ho sentito curiosità per i libri che avevi sull'argomento». Aurelio annuì, ma un nuovo dubbio si insediò nella sua mente. L'Atlante non era sugli scaffali visibili, ma in una sezione particolare della biblioteca che Elisabetta aveva organizzato personalmente, con libri che raramente altri toccavano. «Ti piace la costellazione di Cassiopea?» chiese all'improvviso, osservando attentamente la reazione di Serafina. Lei sorrise con uno speciale bagliore negli occhi. «In realtà ho sempre avuto una predilezione per Andromeda. C'è qualcosa di poetico nella sua storia di sacrificio e liberazione». Aurelio sentì come se una corrente elettrica percorresse la sua spina dorsale. Andromeda era precisamente la costellazione preferita di Elisabetta, esattamente per quella ragione.
La coincidenza era troppo specifica per essere casuale. «Hai mai lavorato in ricerca astronomica?» chiese, cercando di far suonare la sua voce casuale. «No», rispose Serafina con naturalezza, «anche se ho studiato un semestre di astrofisica prima di decidere per l'educazione infantile. Alcuni percorsi si abbandonano per prenderne altri, non crede?» Prima che Aurelio potesse approfondire, Mattia tornò correndo salvando Serafina da ulteriori domande. «Papà, Serafina mi ha promesso che oggi potremmo vedere le stelle dal telescopio, possiamo?» Aurelio guardò alternativamente suo figlio e la donna che in qualche modo inspiegabile sembrava conoscere ogni dettaglio significativo delle loro vite. «Certo, campione. Se il cielo è sereno sarà una notte perfetta per le stelle». Quella stessa sera, mentre osservavano il cielo dalla terrazza, Aurelio contemplava Serafina e Mattia, chini sul telescopio che era stato l'ultimo regalo di Elisabetta. Serafina regolava lo strumento con la precisione di chi l'ha utilizzato centinaia, di volte indicando punti specifici che solo qualcuno con conoscenze avanzate potrebbe identificare. «Vedi quel gruppo di stelle, Mattia e Andromeda», spiegava lei con voce dolce. «Ricordi la storia che ti ho raccontato?» «Sì, la principessa che fu salvata da Perseo dal mostro marino», rispose il bambino con entusiasmo. «Mamma mi raccontava la stessa storia». Aurelio, che ascoltava la conversazione a una certa distanza, sentì che il suo cuore accelerava. Ogni nuova interazione tra Serafina e Mattia rivelava coincidenze che risultavano sempre più difficili da spiegare, come semplici casualità. Quando finalmente Mattia andò a dormire, Aurelio invitò Serafina a prendere un bicchiere di vino sulla terrazza. La notte era fresca e il suono delle onde che si infrangevano contro le scogliere creava un'atmosfera intima e carica di mistero. «Posso chiederti qualcosa di personale, Serafina?» disse dopo un silenzio contemplativo. Lei annuì con lo sguardo fisso sull'orizzonte marino. «Da dove vieni realmente? Il tuo accento è difficile da collocare». Serafina sorrise leggermente prima di rispondere. «Sono nata a Roma, ma ho vissuto in molti luoghi. Svizzera, Francia, un periodo in Sud America. Suppongo che il mio accento sia un misto di tutti questi luoghi. E la tua famiglia?» Un cambiamento sottile nella sua espressione, un velo di tristezza che attraversò momentaneamente il suo volto. «Non ho famiglia vicina. I miei genitori sono morti anni fa e non ho fratelli», rispose con una voce che sembrò diventare più distante. «Forse per questo mi connetto così bene con Mattia. Capisco cosa significa l'assenza». Aurelio la osservò con attenzione. C'era sincerità nelle sue parole, ma anche qualcosa che non quadrava come pezzi di un puzzle che qualcuno aveva cercato di unire forzatamente. «È strano», rifletté lui facendo ruotare delicatamente il bicchiere tra le dita. «Da quando sei arrivata, Mattia è cambiato. È come se avessi risvegliato una parte di lui che è rimasta dormiente dalla morte di Elisabetta. I bambini hanno una capacità straordinaria di riconnettersi con la gioia, hanno solo bisogno del catalizzatore adeguato», rispose lei. «E tu, Serafina, cosa cerchi realmente qui?» La domanda diretta e senza preamboli sembrò sconcertarla momentaneamente. I suoi occhi, della stessa straordinaria tonalità di quelli di Mattia, incontrarono quelli di Aurelio. «Un'opportunità di fare qualcosa di significativo», rispose finalmente, «di contribuire positivamente alla vita di qualcuno che ne ha bisogno». Aurelio sapeva che stava ricevendo appena una frazione della verità, ma decise di non insistere oltre, per quella notte. Tuttavia, mentre osservava il profilo di Serafina, stagliato contro il cielo stellato, prese la decisione di scoprire chi fosse realmente questa donna misteriosa, che sembrava conoscere così intimamente i segreti della sua famiglia. Ciò che Aurelio non poteva immaginare è che la sua ricerca di risposte lo avrebbe portato a mettere in discussione tutto ciò che credeva di sapere sulla propria vita, su Elisabetta e sul piccolo che dormiva pacificamente ignaro delle correnti sotterranee che cominciavano ad agitare le fondamenta del suo mondo. Un mese era trascorso dall'arrivo di Serafina a Villa Marittima. La primavera avanzava con la sua esplosione di colori e profumi, trasformando i giardini della villa in un paradiso di fiori e farfalle che Mattia inseguiva con entusiasmo infantile.
Aurelio, contrariamente alle sue abitudini di trascorrere lunghe giornate nel suo ufficio di Napoli, aveva iniziato a lavorare più frequentemente da casa, in uno studio con ampie finestre che gli permettevano di osservare Serafina e Mattia durante i loro giochi pomeridiani. Quel pomeriggio, mentre rivedeva contratti e rispondeva a chiamate, il suo sguardo si spostava costantemente verso la scena che si svolgeva in giardino. Serafina aveva steso una coperta sotto un ulivo centenario e leggeva a Mattia un libro che lui riconobbe immediatamente, Il Piccolo Principe, lo stesso esemplare consumato che Elisabetta era solita leggere al piccolo. Qualcosa nel modo in cui Serafina gesticolava, in come il suo viso rifletteva ogni emozione del racconto, gli ricordava dolorosamente Elisabetta. Non erano fisicamente simili. Elisabetta era stata bionda e di corporatura più delicata, mentre Serafina possedeva una bellezza più terrena con i suoi capelli castani e la sua presenza ferma ma gentile. Eppure certi gesti, certe inclinazioni della testa o movimenti delle mani sembravano calcati dai ricordi che conservava di sua moglie. Aurelio si ritrovò a ricordare il compleanno di Mattia appena una settimana prima. Serafina aveva preparato una celebrazione, intima, decorando la casa con tema marino, la passione del piccolo, e cuocendo una torta a forma di balena blu che aveva lasciato tutti meravigliati. Ciò che aveva colpito maggiormente Aurelio, tuttavia, era stato il regalo che Serafina aveva dato a Mattia, un caleidoscopio artigianale che proiettava immagini di costellazioni. «È perché tu abbia sempre le stelle con te, anche nelle notti nuvolose», aveva detto al bambino, che aveva abbracciato l'oggetto con riverenza. Aurelio ricordava di aver cercato un caleidoscopio simile per Mattia l'anno precedente, ispirato a uno che Elisabetta aveva descritto della sua infanzia, ma era stato impossibile trovarlo. Era un oggetto troppo specifico, troppo personale per essere un'ulteriore coincidenza. I suoi pensieri furono interrotti da una chiamata di Raffaele Esposito, il suo avvocato personale e amico dai tempi dell'università. «Aurelio, ho le informazioni preliminari che hai richiesto». La voce di Raffaele suonava professionale, anche se con una sfumatura di curiosità. «Sulla signorina Conti». Aurelio si raddrizzò sulla sedia, allontanandosi istintivamente dalla finestra, come se temesse che Serafina potesse ascoltare la conversazione nonostante la distanza. «Ti ascolto». La sua storia regge in termini generali. Nata a Roma, studi in Svizzera, lavori nelle scuole che ha menzionato. Referenze impeccabili. Ma c'è un periodo di circa 6 anni in cui le sue tracce diventano sfumate. Sappiamo che è stata in Svizzera, ma non esattamente dove né facendo cosa. E c'è qualcosa di più curioso. 6 anni fa, proprio quando riappare chiaramente nei registri, ha fatto un viaggio a Sorrento che coincide esattamente con il periodo in cui tua moglie era lì per secondo. Quanto mi hai detto? Un trattamento sperimentale. Per la sua malattia. Aurelio sentì un nodo allo stomaco. Elisabetta aveva trascorso 3 mesi in una clinica privata di Sorrento poco dopo la nascita di Mattia per un trattamento legato a complicazioni postparto. Almeno questo era ciò che lei gli aveva detto. Non aveva mai avuto ragioni per dubitare della sua parola. C'è qualche prova che si conoscessero, qualche connessione diretta. Niente di concreto ancora, ma sto seguendo alcune piste. Avrò bisogno di più tempo. Tienimi informato. E Raffaele fece una pausa, scegliendo attentamente le sue parole. Discrezione assoluta. Non voglio che questo arrivi alle orecchie di nessuno, specialmente di Serafina. Dopo aver riagganciato Aurelio, rimase immobile con lo sguardo perso nei documenti davanti a lui. Chi era realmente Serafina Conti? Che relazione poteva aver avuto con Elisabetta? E cosa più importante, cosa cercava realmente nella sua casa, nelle loro vite? Decise di uscire in giardino, aveva bisogno di aria fresca e forse di osservare più da vicino l'interazione tra Serafina e suo figlio. Avvicinandosi, sentì la risata cristallina di Mattia e la voce melodiosa di Serafina che terminava il racconto. «Papà», esclamò il bambino vedendolo, «Serafina mi ha raccontato che anche lei aveva una volpe come amica quando era piccola, proprio come quella del Piccolo Principe». Aurelio sollevò un sopracciglio, ricordando che Elisabetta era solita dire esattamente la stessa cosa a Mattia.
Era uno dei loro giochi preferiti, inventare di aver avuto le stesse esperienze dei personaggi delle fiabe. «È così, Serafina», chiese con tono leggero, anche se i suoi occhi scrutavano intensamente quelli di lei. «Un'immaginazione vivida è il più grande tesoro dell'infanzia», rispose lei sostenendo il suo sguardo con serenità. «La mia volpe si chiamava Lucio per una macchia bianca che aveva sulla fronte come una stella». Aurelio sentì un brivido. Lucio era stato precisamente il nome della volpe immaginaria di Elisabetta, secondo la storia che raccontava a Mattia. «Che coincidenza straordinaria», commentò lui, sforzandosi di mantenere un tono casuale. Serafina sorrise con un'espressione indecifrabile. «L'universo è pieno di connessioni che non sempre comprendiamo». Il resto del pomeriggio trascorse con apparente normalità. Cenarono sulla terrazza sotto un cielo che cominciava a punteggiarsi di stelle. Mattia chiacchierava entusiasta degli insetti che aveva trovato in giardino mentre Serafina lo ascoltava con genuino interesse, facendo domande che denotavano sorprendenti conoscenze di entomologia. Quando finalmente il piccolo andò a dormire, dopo che Serafina gli ebbe letto una storia sulle sirene, un'altra delle ossessioni che aveva condiviso con Elisabetta, Aurelio la invitò a condividere un bicchiere di vino, come era diventato consuetudine nelle ultime settimane. «Mattia ti adora», commentò Aurelio mentre contemplavano l'orizzonte marino dalla terrazza. «Non l'avevo mai visto così felice da quando Elisabetta è morta». «È un bambino straordinario», rispose Serafina con voce dolce. «Ha una sensibilità così speciale. A volte quando guarda il mare sembra comprendere segreti che gli adulti hanno dimenticato». Aurelio annuì sentendo uno strano mix di emozioni. Da un lato la gratitudine verso questa donna, che aveva portato luce nella vita di suo figlio, dall'altro una crescente inquietudine riguardo alle sue vere intenzioni. Serafina cominciò decidendo di affrontare direttamente uno dei misteri che lo tormentavano. «Sei mai stata a Sorrento circa 6 anni fa?» La domanda sembrò coglierla di sorpresa. Per un istante la mano che teneva il bicchiere tremò leggermente, versando alcune gocce di vino sul tavolo di cristallo. «Sì, sono stata lì brevemente», rispose pulendo la piccola macchia con un tovagliolo. «Perché lo chiedi?» «Elisabetta ha trascorso del tempo lì per un trattamento medico. Fu poco dopo la nascita di Mattia». Gli occhi di Serafina, quegli occhi straordinariamente simili a quelli di Mattia, evitarono i suoi per la prima volta da quando la conosceva. «È una città bellissima», commentò evasivamente, «anche se non l'ho conosciuta a fondo». Un silenzio carico di tensione si instaurò tra loro. Aurelio si inclinò leggermente verso di lei. «Serafina, se c'è qualcosa che dovrei sapere, qualcosa legato a Elisabetta o a Mattia». Lei finalmente lo guardò direttamente e Aurelio credette di vedere un oceano di emozioni contenute in quelle profondità verde-azzurre. «Tutti abbiamo segreti, Aurelio», rispose con voce appena udibile. «Alcuni li custodiamo per proteggere chi amiamo di più». Prima che potesse rispondere, il suono del telefono di emergenza interruppe il momento. Proveniva dalla camera di Mattia. Aurelio si alzò di scatto e corse verso la stanza del bambino con Serafina alle calcagna. Trovarono Mattia seduto sul letto, con il viso pallido e il respiro affannoso. Una crisi d'asma, qualcosa che non aveva sofferto da mesi. «Il suo inalatore», disse Aurelio, cercando freneticamente nel cassetto del comodino. Con sua sorpresa, Serafina aveva già il dispositivo in mano e si avvicinava a Mattia con una calma che contrastava con l'urgenza del momento. «Tranquillo piccolo navigatore», sussurrò con dolcezza. «Ricorda ciò che abbiamo praticato, inspira lentamente come se stessi annusando un fiore ed espira come se soffiassi una candela». Aurelio osservò attonito come Mattia seguisse le sue istruzioni e gradualmente recuperasse la normalità nel respiro. Quando avevano praticato questo ancora più sconcertante, quella era esattamente la tecnica che Elisabetta aveva sviluppato per aiutare Mattia durante le sue crisi, una metafora speciale che solo loro utilizzavano. Quando finalmente il bambino si tranquillizzò e tornò a dormire, Aurelio affrontò Serafina nel corridoio. «Come sapevi esattamente cosa fare e quella tecnica del fiore e della candela?» Serafina mantenne la compostezza, sebbene Aurelio percepisse il suo nervosismo. «È una tecnica comune per bambini asmatici.
L'ho imparata quando ho lavorato con un piccolo in Svizzera che soffriva di crisi simili. La spiegazione era plausibile, ma Aurelio non era più disposto ad accettare altre coincidenze. Serafina, ci sono troppe casualità. La tua conoscenza delle preferenze di Mattia, i tuoi gesti, che mi ricordano costantemente Elisabetta, persino i tuoi occhi. Si fermò osservando fissamente quegli occhi che erano un riflesso esatto di quelli di suo figlio. Serafina fece un passo indietro come se avesse bisogno di distanza fisica per proteggersi dalle sue domande. A volte vediamo ciò di cui abbiamo bisogno, Aurelio, mormorò. Il dolore ci fa cercare connessioni che ci aiutino a guarire. Prima che potesse rispondere, lei si diresse verso la sua stanza, lasciandolo solo con i suoi dubbi crescenti e un presentimento che si radicava sempre più profondamente nella sua anima. Serafina Conti non era chi diceva di essere, e la sua presenza a Villa Marittima non era una casualità del destino, ma parte di un piano accuratamente orchestrato, il cui scopo ancora non riusciva a discernere. Ciò che Aurelio non poteva immaginare è che nella solitudine della sua stanza, Serafina contemplava con lacrime silenziose un piccolo medaglione che custodiva gelosamente identico a quello che Elisabetta aveva sempre portato con sé fino al giorno della sua morte. Le settimane scorrevano come le onde sulla riva costanti ritmiche, ognuna portando piccoli cambiamenti quasi impercettibili alla dinamica di Villa Marittima. La presenza di Serafina era diventata così naturale che Aurelio a volte si sorprendeva a immaginare un futuro in cui lei continuasse a far parte delle loro vite non come dipendente, ma come qualcosa di più personale che ancora non osava definire. Quella mattina di domenica, Aurelio si era svegliato prima dell'alba, inquieto, per sogni che non riusciva a ricordare, ma che avevano lasciato una sensazione di urgenza nel suo petto. Decise di fare una passeggiata sulla spiaggia per chiarire i suoi pensieri. Il cielo cominciava a tingersi di toni rosa e dorati quando distinse una figura solitaria sulla riva del mare. Serafina, con i capelli sciolti mossi dalla brezza marina, contemplava l'orizzonte, mentre le onde lambivano i suoi piedi nudi. C'era qualcosa di profondamente commovente nella sua silhouette stagliata contro l'alba, una vulnerabilità che raramente mostrava. Senza pensarci, Aurelio si ritrovò a camminare verso di lei. «Sveglia presto di nuovo», disse dolcemente per non spaventarla. Lei girò leggermente la testa, senza sembrare sorpresa dalla sua presenza. «Il mare è più bello all'alba quando ancora custodisce i segreti della notte», rispose con quel modo poetico di parlare che tanto gli ricordava Elisabetta. Aurelio si posizionò al suo fianco, mantenendo una distanza rispettosa. Entrambi contemplarono in silenzio come il sole emergesse lentamente dall'orizzonte, tingendo l'acqua di riflessi dorati. «Posso chiederti qualcosa di personale, Serafina?» Lei annuì senza distogliere lo sguardo dall'orizzonte. «Cosa ti porta realmente qui? E non mi riferisco al lavoro come bambinaia». Serafina respirò profondamente prima di rispondere. «A volte la vita ci porta per strade inaspettate, Aurelio. Prendiamo decisioni, alcune per necessità, altre per paura». Fece una pausa, come cercando le parole adeguate. «E poi un giorno ci ritroviamo a rimpiangere ciò che abbiamo lasciato indietro, chiedendoci come sarebbe stato se avessimo scelto diversamente». Aurelio studiò il suo profilo, il modo in cui la luce nascente illuminava i suoi lineamenti, esaltando quello straordinario colore di occhi che tanto lo intrigava. «Ti penti di qualche decisione in particolare?» Un sorriso triste si disegnò sulle labbra di Serafina. «Pentirsi implica che avresti potuto scegliere diversamente. A volte le circostanze non ci lasciano alternative reali». Qualcosa nel suo tono, nella malinconia che impregnava le sue parole, toccò una fibra sensibile in Aurelio. Senza riflettere, allungò la mano e prese quella di lei. Serafina sembrò sobbalzare al contatto, ma non ritirò la mano. «Qualunque cosa ti abbia portato fino a noi», disse lui con dolcezza, «ne sono grato. Mattia è fiorito da quando sei arrivata e io...» Si interruppe sorpreso dall'intensità dei sentimenti che lottavano per esprimersi. Serafina lo guardò direttamente allora, con quegli occhi che sembravano contenere lo stesso mare che contemplavano. «E tu?» Io ho cominciato a sentire di nuovo,
completò con un'onestà che lo lasciò vulnerabile, a immaginare possibilità che credevo perdute per sempre. Un lampo di qualcosa, speranza, timore, attraversò lo sguardo di Serafina. Lentamente, come se temesse di rompere il fragile momento, Aurelio si inclinò verso di lei. Le loro labbra si incontrarono in un bacio tentativo quasi etereo, che durò appena alcuni secondi, ma che sembrò alterare il tessuto stesso del tempo. Quando si separarono, Aurelio vide lacrime brillare negli occhi di Serafina. «Mi dispiace», disse lei, allontanandosi, leggermente. «Non posso». «Serafina», cominciò lui, ma lei negò con la testa. «Ci sono cose che non sai di me, Aurelio, cose che cambierebbero tutto se le sapessi». Prima che potesse rispondere, sentirono la voce di Mattia che li chiamava dalla terrazza. Il momento intimo si dissolse come la nebbia sotto il sole mattutino. Il resto del giorno trascorse con una strana tensione sottostante. Serafina si mostrò distante, quasi evasiva, concentrandosi completamente su Mattia ed evitando di rimanere sola con Aurelio. Il bambino percettivo, come sempre, sembrò intuire che qualcosa era cambiato. «Sei triste, Serafina?» chiese durante il pranzo davanti a un piatto di pasta che aveva appena toccato. «Solo pensierosa, piccolo», rispose lei con un sorriso che non riuscì a illuminare i suoi occhi. A volte gli adulti si perdono nei propri pensieri. Anche mamma diventava così, commentò Mattia con innocenza. Diceva che aveva nuvole nel cuore. Aurelio osservò come Serafina impallidiva al commento. Nuvole nel cuore era esattamente l'espressione che Elisabetta utilizzava per descrivere i suoi momenti di malinconia. Un'espressione peculiare, personale e intima. Quella notte, dopo aver messo a letto Mattia Aurelio, trovò Serafina nella biblioteca, che contemplava un album di fotografie familiari che lui non ricordava di aver tirato fuori dal suo studio. Vedendolo, lei chiuse frettolosamente l'album con un gesto colpevole che non passò inosservato. «Scusa, non avrei dovuto...» «Va bene», la interruppe lui avvicinandosi. «Non c'è nulla da nascondere in quelle foto». Serafina mantenne lo sguardo basso, come se temesse ciò che lui avrebbe potuto leggere nei suoi occhi. «Sono foto bellissime. Si vede che eravate molto felici». Aurelio si sedette di fronte a lei e riaprì l'album. Le immagini mostravano momenti felici: il suo matrimonio con Elisabetta, viaggi, la nascita di Mattia. Si fermò su una fotografia particolare che mostrava Elisabetta, mentre teneva in braccio Mattia appena nato, con un medaglione caratteristico che pendeva dal suo collo. Questo medaglione era molto speciale per lei, commentò osservando attentamente la reazione di Serafina. L'aveva ereditato da sua nonna. Secondo la tradizione familiare conteneva una ciocca di capelli del primo figlio. Le dita di Serafina si contrassero impercettibilmente sul suo grembo. «È una tradizione bellissima», mormorò. «Un modo per tenere sempre vicino ciò che è più prezioso». Aurelio chiuse l'album lentamente. «La cosa strana è che non abbiamo mai trovato il medaglione dopo la sua morte. Abbiamo supposto che fosse andato perduto in ospedale durante i suoi ultimi giorni». Un silenzio pesante si instaurò tra loro. Aurelio poteva sentire la tensione emanare da Serafina quasi come una presenza fisica. «A volte le cose più preziose trovano la propria strada», disse lei finalmente, alzandosi con un movimento fluido. «Dovrei andare a riposare». «Buonanotte, Aurelio». Lui la osservò allontanarsi, con la certezza crescente che Serafina custodisse un segreto direttamente legato a Elisabetta e possibilmente a Mattia. L'attrazione che sentiva verso di lei si mescolava ora con un'inquietudine che non poteva ignorare. La mattina seguente, mentre Serafina e Mattia facevano colazione sulla terrazza, Aurelio ricevette una chiamata da Raffaele. «Ho informazioni che dovresti conoscere immediatamente». La voce del suo amico suonava tesa, su Serafina Conti e il suo soggiorno a Sorrento. «Ti ascolto». È stata ricoverata nella stessa clinica privata di Elisabetta esattamente durante lo stesso periodo. Non come paziente regolare, ma in un programma speciale legato alla fertilità e alla maternità surrogata. Aurelio sentì che il pavimento vacillava sotto i suoi piedi. «Cosa stai suggerendo, Raffaele?» «Non sto suggerendo nulla ancora. Ma c'è dell'altro. Serafina ha una condizione genetica ereditaria poco comune.
una variante che influisce sulla pigmentazione degli occhi, producendo quella tonalità verde-azzurra così caratteristica. La stessa condizione che riguarda Mattia secondo le cartelle mediche che abbiamo esaminato. Aurelio si lasciò cadere sulla sedia, con la mente che cercava di elaborare le implicazioni di ciò che aveva appena sentito. «Ho bisogno di vedere quei documenti, Raffaele. Tutti. Li avrai questo pomeriggio, ma Aurelio...» Il suo amico fece una pausa. «Se ciò che sospetto è vero, questo potrebbe cambiare tutto. Il tuo rapporto con Mattia, la verità sul tuo matrimonio con Elisabetta, tutto». Dopo aver riagganciato Aurelio, rimase immobile guardando attraverso la finestra, verso la terrazza dove Serafina aiutava Mattia a dar da mangiare ai gabbiani. L'immagine idilliaca contrastava brutalmente con il turbinio di dubbi e sospetti che ora lo tormentava. Potrebbe Serafina essere qualcosa di più di una semplice conoscente di Elisabetta? Che ruolo aveva realmente giocato nella nascita di Mattia? E la domanda più dolorosa: gli aveva nascosto Elisabetta una verità fondamentale su suo figlio? Per la prima volta dalla morte di sua moglie, Aurelio si ritrovò a questionare non solo lo strano presente che stava vivendo, ma anche il passato che credeva di conoscere così intimamente. La cartella con i documenti inviati da Raffaele giaceva sulla scrivania di Aurelio, come una bomba sul punto di esplodere. Da quando era arrivata quel pomeriggio non aveva trovato il coraggio di aprirla. Vedere materializzata la prova che potrebbe distruggere le fondamenta della sua vita familiare era un passo che non era sicuro di essere pronto a compiere. Fuori il pomeriggio declinava in un crepuscolo spettacolare che bagnava Villa Marittima di una luce dorata quasi irreale. Aurelio poteva sentire le risate di Mattia mentre giocava con Serafina nei giardini, un suono che fino a poco tempo fa lo riempiva di gioia e che ora veniva accompagnato da un doloroso interrogativo: chi era realmente suo figlio? Finalmente, con un profondo sospiro, aprì la cartella. Le informazioni erano meticolosamente organizzate, tipico di Raffaele: rapporti medici, registri della clinica di Sorrento, analisi genetiche, fotografie di sorveglianza, tutto presentato con la fredda precisione di un caso legale. Le prime pagine confermavano ciò che Raffaele gli aveva già anticipato. Serafina era stata nella stessa clinica di Elisabetta per 3 mesi. Non come paziente regolare, ma come parte di un programma esclusivo legato alla maternità surrogata. Aurelio sentì un nodo alla gola vedendo una fotografia di sorveglianza che mostrava Elisabetta e Serafina insieme, che conversavano in un giardino interno della clinica. Elisabetta appariva pallida ma sorridente, il suo ventre visibilmente pronunciato sotto un abito estivo. Serafina, accanto a lei, aveva un'espressione che Aurelio non poteva decifrare, un misto di ansietà e qualcosa di simile alla devozione. I documenti successivi erano ancora più rivelatori, moduli di consenso firmati sia da Elisabetta che da Serafina per una procedura di donazione di ovuli. Aurelio lesse con incredulità crescente come Elisabetta, diagnosticata con una condizione che le impediva di produrre ovuli vitali, aveva accettato di utilizzare quelli di Serafina per una procedura di fecondazione in vitro. Ma la rivelazione più scioccante venne dopo un certificato di nascita che registrava non 1, ma 2 bambini. Gemelli. «Mio Dio», mormorò Aurelio, sentendo che la stanza cominciava a girare intorno a lui. Una nota manoscritta di Raffaele aggiungeva: «Contesto. Secondo i registri ospedalieri, uno dei gemelli presentò gravi complicazioni respiratorie dopo il parto. Elisabetta firmò un documento cedendo la custodia di questo bambino a Serafina Conti, che appare registrata come donatrice genetica». I pezzi cominciavano a incastrarsi in un modo dolorosamente chiaro. La straordinaria somiglianza degli occhi di Serafina con quelli di Mattia, la sua conoscenza intuitiva dei gusti e delle necessità del bambino, la connessione istantanea tra loro, tutto indicava una verità che Aurelio non avrebbe mai immaginato. Serafina non era semplicemente la donatrice di ovuli che aveva reso possibile la nascita di Mattia, era biologicamente sua madre. Ma perché Elisabetta gli avrebbe nascosto qualcosa di così fondamentale? E cosa era successo realmente all'altro gemello, quello che presumibilmente era stato affidato a Serafina?
Un colpo leggero alla porta lo distolse dalle sue riflessioni. Era Donatella, la governante. «Signore, la cena è servita. Il bambino e la signorina Serafina la stanno aspettando». Aurelio annuì meccanicamente, riponendo i documenti in un cassetto con chiave. Aveva bisogno di tempo per elaborare tutto questo, per decidere come confrontare Serafina con ciò che ora sapeva. La cena trascorse in un'atmosfera stranamente tesa. Aurelio parlò appena osservando, con una nuova prospettiva, ogni interazione tra Serafina e Mattia. Ora che conosceva la verità, le somiglianze tra i due gli sembravano dolorosamente ovvie. Gli stessi gesti, mentre parlavano, identico modo di inclinare la testa, quando qualcosa li intrigava, fino alla particolare maniera in cui arricciavano il naso quando ridevano. «Stai bene, papà?» chiese Mattia, interrompendo i suoi pensieri. «Non hai mangiato quasi nulla?» «Sono solo stanco, campione», rispose, forzando un sorriso. «Troppe riunioni oggi». Serafina lo osservava con un'intensità che suggeriva che percepiva il suo cambiamento di atteggiamento. C'era qualcosa di quasi difensivo nella sua postura, come se intuisse che la verità che tanto si era sforzata di nascondere stava per venire alla luce. Dopo aver messo a letto Mattia, Aurelio invitò Serafina nel suo studio. Era il momento di affrontarla, di esigere spiegazioni su un inganno che era durato troppo a lungo. «Siediti, per favore», indicò mentre serviva 2 bicchieri di cognac. «Sembri preoccupato», commentò lei, accettando il bicchiere senza bere. «È successo qualcosa?» Aurelio la osservò attentamente, prima di rispondere, cercando nei suoi lineamenti gli echi di suo figlio di Elisabetta, di tutte le verità e bugie intrecciate che avevano costruito la sua vita familiare. «Serafina, mi racconteresti qualcosa sul medaglione di Elisabetta, quello scomparso dopo la sua morte?» La domanda, apparentemente scollegata dalle sue preoccupazioni immediate, sembrò sconcertarla. «Ti ho già detto che non so nulla su...» «È nella tua stanza», la interruppe Aurelio con voce controllata. «L'ho visto ieri quando Donatella entrava per lasciare asciugamani puliti. Lo conservi in una piccola scatola di legno accanto al tuo letto». Il colore abbandonò il volto di Serafina. Le sue mani, sempre ferme, tremarono leggermente attorno al bicchiere. «Posso spiegarlo», cominciò, ma Aurelio non la lasciò continuare. «Puoi anche spiegare perché sei stata nella stessa clinica di Elisabetta a Sorrento, o perché condividi esattamente la stessa condizione genetica che influisce sugli occhi di Mattia». La sua voce si alzò involontariamente. «O forse puoi spiegare perché esiste un certificato di nascita di gemelli quando ci è sempre stato detto che Mattia era nato solo». Serafina posò il bicchiere sul tavolo con un movimento brusco, versando parte del liquido ambrato. «Non doveva essere così», mormorò più a se stessa che a lui. «Non doveva scoprirsi in questo modo». «Come doveva essere allora Serafina?» la incalzò Aurelio. «Che avevi intenzione di continuare a mentire indefinitamente, far parte delle nostre vite, sotto una falsa identità, osservando crescere Mattia senza mai rivelargli chi sei realmente». Serafina alzò lo sguardo e la determinazione che Aurelio vide nei suoi occhi lo sorprese. «Tutto ciò che ho fatto l'ho fatto per amore», dichiarò con voce ferma. «Per Mattia, per Ennio, persino per Elisabetta». «Ennio». Aurelio sentì che la stanza vacillava nuovamente. «Mio figlio, il gemello di Mattia», rispose Serafina, e i suoi occhi si riempirono di lacrime. «Il bambino che Elisabetta mi ha permesso di crescere mentre lei conservava Mattia». La rivelazione cadde come un fulmine, illuminando bruscamente gli angoli oscuri di una verità che Aurelio stava appena cominciando a intravedere. «Non capisco», disse, sentendo un misto di confusione e rabbia crescente. «Perché Elisabetta avrebbe fatto qualcosa del genere? Perché separare 2 fratelli? Perché nascondermi tutto?» Serafina respirò profondamente, come raccogliendo forze per una confessione lungamente posticipata. «Elisabetta ed io ci siamo conosciute molto prima di quanto immagini. Abbiamo studiato insieme all'università, eravamo amiche intime. Quando lei ti conobbe e si innamorò, io non facevo più parte della sua vita quotidiana, ma mantenemmo i contatti». Fece una pausa cercando le parole adeguate. «Quando scoprì che non poteva concepire a causa della sua condizione ovarica, era devastata. Sapeva quanto desideravi essere padre.
Aurelio ricordava quei giorni oscuri, il dolore negli occhi di Elisabetta, i trattamenti falliti, la sensazione di impotenza. Mi contattò disperata, continuò Serafina. Mi chiese un favore che avrebbe cambiato le nostre vite, per sempre essere donatrice di ovuli per lei. Accettai senza esitare, la amavo abbastanza da farle questo regalo. Ma questo non spiega i gemelli, né perché uno di loro sia finito con te. Serafina si alzò e camminò verso la finestra contemplando l'oscurità esterna. Il processo ebbe successo forse troppo. Si produssero vari embrioni vitali e i medici raccomandarono di trasferirne 2 per aumentare le possibilità di successo. La sua voce divenne più dolce, quasi reverente. Contro ogni previsione, entrambi prosperarono. Elisabetta era terrorizzata. Temeva che, sapendo che i bambini non erano geneticamente tuoi e che inoltre sarebbero stati gemelli, ti saresti sentito tradito. Aveva pianificato di dirti la verità sulla donazione di ovuli dopo la nascita, ma la situazione si complicò e decise unilateralmente di separare i bambini. L'incredulità e la rabbia tingevano la voce di Aurelio. Darne uno a te e tenere l'altro, che tipo di decisione è questa? Una nata dalla paura e dall'amore, rispose Serafina girandosi per affrontarlo. Elisabetta temeva di perderti. Temeva che se avessi scoperto tutta la verità, l'avresti vista diversamente, che ti saresti sentito ingannato. E la gravidanza era già complicata. I medici la avvertivano dei rischi per la sua salute. Aurelio si passò le mani sul viso, cercando di assimilare la portata dei segreti che avevano definito la sua vita familiare, senza che lui lo sapesse. Quando nacquero i bambini, continuò Serafina, uno di loro, Ennio, presentò difficoltà respiratorie. Necessitava di attenzioni speciali, trattamenti continui. Elisabetta vide una soluzione che nella sua mente confusa dagli ormoni e dalla paura sembrava perfetta. Io avrei preso Ennio, l'avrei accudito con l'amore di una madre, mentre lei sarebbe rimasta con Mattia, il bambino sano. Ti avrebbe detto che avevamo perso uno dei gemelli durante il parto, una storia tragica ma credibile in quelle circostanze. E tu hai accettato questo piano, partecipare a una bugia così crudele. Gli occhi di Serafina si riempirono di determinazione. Ho accettato perché amavo quel bambino, dal momento in cui seppi della sua esistenza, perché sapevo che potevo dargli l'attenzione specializzata di cui aveva bisogno, e perché Elisabetta mi promise che un giorno, quando le circostanze fossero state adeguate, i fratelli si sarebbero conosciuti. Aurelio si lasciò cadere sulla sedia, sopraffatto dalle rivelazioni. «Dov'è Ennio ora?» chiese finalmente. Serafina sorrise con tristezza. «Con mia madre a Roma. È un bambino meraviglioso, Aurelio, identico a Mattia, eccetto che per la sua salute più fragile. Legge gli stessi libri, disegna le stesse barche, sogna le stesse stelle, come se nonostante la distanza qualcosa li connettesse, inevitabilmente. E perché venire ora? Perché questa elaborata farsa per entrare nelle nostre vite?» Lo sguardo di Serafina divenne più intenso, più vulnerabile. Elisabetta ed io mantenemmo i contatti tutti questi anni. Mi inviava foto. Di Mattia mi raccontava dei suoi progressi. Eravamo una strana famiglia allargata, connessa da un segreto e da 2 bambini che non si erano mai conosciuti. La sua voce si incrinò leggermente. Quando si ammalò gravemente, mi fece promettere che un giorno avrei trovato il modo di far conoscere a Mattia la sua vera origine, che conoscesse suo fratello. Mi fece giurare che avrei vegliato su di lui, se le fosse successo qualcosa. Aurelio ricordò le ultime settimane di vita di Elisabetta, come insisteva nel parlare da sola con Donatella, le chiamate che faceva quando credeva che lui non fosse vicino. Donatella lo sapeva, comprese all'improvviso. Per questo ti ha raccomandato. Quando Donatella se n'è andata, Serafina annuì. Elisabetta le raccontò parte della verità nei suoi ultimi giorni. Le chiese di aiutarmi a trovare il modo di avvicinarmi a Mattia, di far parte della sua vita, anche se temporaneamente. L'improvvisa partenza di Donatella fu l'opportunità perfetta. Un silenzio pesante riempì la stanza. Aurelio cercava di riconciliare l'immagine della donna che aveva amato con questa nuova versione di Elisabetta, capace di inganni e manipolazioni di tale portata. «Il medaglione», disse finalmente. «Perché ce l'hai tu?»
Gli occhi di Serafina si addolcirono. Elisabetta me lo diede il giorno in cui consegnai Ennio. Disse che era un modo per mantenere i gemelli connessi, anche se solo simbolicamente. Contiene una ciocca di capelli di ognuno di loro. Aurelio elaborò tutte le informazioni in silenzio. La rabbia, la confusione, la sensazione di tradimento lottavano contro una comprensione più profonda della paura e dell'amore che avevano motivato le azioni di Elisabetta. «Ok, ho bisogno di tempo», disse finalmente, «per assimilare tutto questo, per decidere cosa fare». Serafina annuì e si alzò con dignità. «Lo capisco, ma c'è qualcos'altro che devi sapere». Fece una pausa, come se cercasse forze per un'ultima confessione. «Non sono venuta qui solo per la promessa a Elisabetta. Sono venuta perché Ennio si sta ammalando. La condizione respiratoria si è complicata e i medici suggeriscono che potrebbe aver bisogno di un trapianto di midollo in un futuro prossimo. Mattia, come suo gemello identico, sarebbe il donatore perfetto». La rivelazione finale cadde come un macigno sulle spalle di Aurelio. Tutto acquistava ora un nuovo significato. La presenza di Serafina non era solo l'adempimento di una promessa a un'amica morente, ma un atto disperato di una madre per salvare la vita di suo figlio. «La mia intenzione non è mai stata reclamare Mattia o alterare la sua vita», aggiunse Serafina vedendo che Aurelio non rispondeva. «Volevo solo conoscerlo, far parte del suo mondo in qualche modo. E quando fosse stato il momento adeguato presentargli la possibilità di aiutare Ennio». Aurelio si alzò e camminò fino alla finestra dandole le spalle. La sua mente era un turbinio di emozioni contraddittorie: il tradimento di Elisabetta, la manipolazione di Serafina, il futuro incerto di Mattia e ora l'esistenza di un altro bambino, un gemello sconosciuto che potrebbe star morendo lentamente. «Lasciami solo, per favore», chiese con voce rotta. «Ho bisogno di pensare». Serafina si diresse alla porta, ma si fermò sulla soglia. «Ciò che provo per Mattia è reale, Aurelio, e ciò che è iniziato a nascere tra noi lo è altrettanto», disse con voce dolce. «Mi dispiace averti nascosto la verità, ma non mi pento di essere venuta, di aver avuto l'opportunità di conoscere il mio altro figlio». Quando la porta si chiuse dietro di lei, Aurelio rimase immobile contemplando il riflesso del suo volto nel cristallo oscurato della finestra. L'uomo che gli restituiva lo sguardo sembrava un estraneo, qualcuno intrappolato tra la vita che credeva di avere e una realtà completamente diversa che stava appena cominciando a scoprire. Fuori il mare batteva instancabile contro le scogliere, come un promemoria che alcune forze, una volta scatenate, non possono più essere contenute. La tempesta era arrivata inaspettatamente, sferzando la costa con una furia che sembrava riflettere il caos emotivo a Villa Marittima. Aurelio non aveva dormito. Aveva trascorso la notte a rivedere vecchie lettere e documenti di Elisabetta, cercando indizi che potesse aver trascurato segnali della doppia vita che sua moglie aveva mantenuto per anni. In una scatola che raramente apriva, trovò un diario che Elisabetta aveva iniziato durante il suo soggiorno a Sorrento. Le pagine scritte con la calligrafia delicata che conosceva così bene rivelavano frammenti di una verità che ora si dispiegava davanti a lui con crudele chiarezza. La procedura ha avuto successo forse troppo. 2 battiti, 2 vite che crescono dentro di me. La gioia si mescola al terrore. Come spiegherò tutto ad Aurelio capirà perché mi sono rivolta a Serafina, perché gli ho nascosto la verità sulla donazione. E poi, pagine dopo, Serafina è stata al mio fianco durante tutto il processo. Ci sono giorni in cui mi chiedo chi abbia più diritto a questi bambini, lei che ha donato gli ovuli, o io che li porto nel mio grembo. La maternità è un labirinto più complesso di quanto avessi mai immaginato. L'annotazione più rivelatrice, datata poco dopo la nascita, sconvolse Aurelio fino alle lacrime. «L'abbiamo fatto». Il piano che sembrava impossibile, crudele persino. «Mattia resta con me, Ennio con Serafina, 2 fratelli separati da una bugia che spero un giorno potremo rimediare. Aurelio crede che abbiamo perso uno dei gemelli. Il dolore nei suoi occhi mi lacera, ma non tanto quanto mi distruggerebbe perderlo se sapesse tutta la verità. Un giorno, quando sarà il momento giusto, gli racconterò tutto. Nel frattempo,
Vivrò con questo peso sulla mia coscienza, sapendo che ho diviso ciò che non avrebbe mai dovuto essere separato. Aurelio chiuse il diario, sentendo un misto di rabbia e compassione verso la donna che aveva amato. Elisabetta aveva agito per paura per la disperazione di mantenere intatta una famiglia che lei stessa aveva ottenuto attraverso mezzi che considerava eticamente discutibili. L'alba lo trovò sulla terrazza, inzuppato dalla pioggia che cadeva incessante. La villa rimaneva in silenzio, come se il temporale avesse imposto una tregua alle rivelazioni e ai confronti. Un rumore di passi lo fece voltare. Mattia, in pigiama e con i capelli arruffati, lo osservava dalla soglia con un'espressione preoccupata. «Papà, perché sei bagnato?» chiese, strofinandosi gli occhi assonnati. «Serafina dice che non devi stare sotto la pioggia, che puoi ammalarti». Aurelio sentì una fitta al cuore. Suo figlio, il centro del suo universo, era allo stesso tempo il prodotto di un inganno elaborato e il regalo più prezioso che la vita gli aveva dato. Come equilibrare queste realtà contraddittorie? «Stavo solo pensando, campione», rispose avvicinandosi per abbracciarlo. «A volte la pioggia aiuta a schiarire le idee». Serafina apparve dietro Mattia con un asciugamano in mano e un'espressione cauta. I suoi occhi, così identici a quelli del bambino, riflettevano un misto di pentimento e determinazione. «Ti ammalerai», disse porgendogli l'asciugamano. «Mattia, perché non vai a lavarti i denti mentre tuo padre si asciuga?» Quando il bambino scomparve nel corridoio, Serafina e Aurelio rimasero faccia a faccia con il rumore della tempesta come unico testimone del loro confronto silenzioso. «Non. Hai dormito?» osservò lei. «Difficile dormire quando scopri che tutta la tua vita familiare è stata costruita su bugie», rispose lui con amarezza contenuta. Serafina annuì, accettando il rimprovero come qualcosa di meritato. «Cosa hai deciso?» chiese direttamente, senza giri di parole. «Cosa farai con ciò che ora sai?» Aurelio si passò l'asciugamano sui capelli bagnati prima di rispondere. «Ancora non lo so. Una parte di me vuole che te ne vada immediatamente, che sparisca dalle nostre vite. Un'altra parte…» si fermò cercando le parole adeguate. «Un'altra parte comprende che questo è più complesso di un semplice tradimento. Ci sono 2 bambini coinvolti, 2 fratelli, che non hanno chiesto di nascere in queste circostanze». Serafina sembrava trattenere il respiro, aspettando il verdetto finale. «E poi c'è Ennio», continuò Aurelio, «un bambino malato che potrebbe aver bisogno dell'aiuto di Mattia. Non posso ignorare questo, per quanto mi faccia male il modo in cui tutto questo è venuto alla luce». Un lampo illuminò brevemente la terrazza, seguito dal fragore del tuono. La tempesta si intensificava come una manifestazione fisica della turbolenza emotiva che li avvolgeva. «Voglio conoscerlo», disse finalmente Aurelio. «Ennio. Voglio vedere di persona il fratello di Mattia, il bambino che ho creduto perduto durante tutti questi anni». Gli occhi di Serafina si illuminarono con speranza contenuta. «È a Roma con mia madre. Potremmo andarci questo fine settimana, se vuoi». Aurelio negò con la testa. «Non voglio aspettare tanto, oggi stesso. Voglio che lo porti qui a Villa Marittima». «E Mattia?» chiese Serafina, chiaramente sorpresa dalla decisione. «Gli diremo la verità». Aurelio rifletté un momento prima di rispondere. «Una versione adattata alla sua età, che ha un fratello gemello che è stato malato, che per questo vivevano separati. Non ha bisogno di sapere tutti i dettagli ora. Ci sarà tempo per verità più complesse quando sarà più grande». Serafina annuì, comprendendo la saggezza di quell'approccio. «Farò gli accordi immediatamente. Mia madre può portarlo con il treno del pomeriggio». Aurelio la osservò mentre si allontanava, notando per la prima volta il peso che sembrava essersi sollevato dalle sue spalle. Serafina aveva vissuto per anni con un segreto che la consumava divisa tra 2 lealtà impossibili, la promessa fatta a Elisabetta e l'amore per i suoi figli biologici. Le ore successive trascorsero in una strana calma tesa. Aurelio chiese a Donatella di preparare una delle camere degli ospiti, senza dare altre spiegazioni che l'arrivo di un familiare. La donna, con l'intuizione di chi aveva servito la famiglia per decenni, sembrò comprendere che qualcosa di fondamentale stava cambiando a Villa Marittima. Mattia, ignaro della tempesta emotiva
che si sviluppava intorno a lui, trascorse la mattinata disegnando barche e sirene, occasionalmente chiedendo perché Serafina sembrasse così nervosa e perché suo padre guardasse costantemente dalla finestra. «Aspetti qualcuno, papà?» chiese durante il pranzo quando Aurelio consultò il suo orologio per la terza volta. «Sì, campione. Oggi conoscerai qualcuno di molto speciale», rispose scambiando uno sguardo significativo con Serafina. «È una sorpresa». Gli occhi del bambino brillarono d'entusiasmo. «La più grande sorpresa della tua vita, piccolo marinaio», confermò Serafina con un sorriso che appena nascondeva il suo nervosismo. La tempesta cominciava a calmarsi quando suonò il campanello della villa. Aurelio sentì che il suo cuore accelerava. Donatella andò ad aprire e dopo alcuni momenti di mormorii nell'atrio apparve nel salone dove aspettavano. «Signore, la signora Chiara Conti e...» La donna esitò visibilmente colpita. «E il giovane Ennio sono qui». Serafina si alzò di scatto e corse verso l'atrio. Aurelio la seguì più lentamente, consapevole che stava per affrontare una delle esperienze più surreali della sua vita, conoscere il figlio che non aveva mai saputo di avere. Nell'ampio atrio di marmo sotto la luce diffusa che entrava dalle vetrate, una donna anziana dall'aspetto distinto teneva la mano di un bambino piccolo. Aurelio si fermò sentendo che il pavimento vacillava sotto i suoi piedi. Era Mattia, o meglio un riflesso perfetto di Mattia, con l'unica differenza di un pallore più accentuato e un apparecchio per l'inalazione che pendeva dal suo collo. Stessi occhi verde-azzurri identico, capelli castano chiaro, la stessa forma del naso e del mento. Era come contemplare uno specchio impossibile e una duplicazione della realtà che sfidava ogni logica. Serafina si inginocchiò davanti al bambino, abbracciandolo con fervore, mentre mormorava parole d'affetto. Quando si separarono, Ennio guardò timidamente verso Aurelio. «Sei il papà di Mattia?» chiese con voce dolce leggermente più debole di quella di suo fratello. «Mamma mi ha parlato molto di te». Aurelio non poté rispondere. Un nodo alla gola gli impediva di articolare parola. Questo bambino, questo piccolo che lo guardava con curiosità innocente, era anche suo figlio. Non biologicamente forse, ma era fratello di Mattia, parte della famiglia che Elisabetta e lui avevano formato un legame di sangue, che trascendeva gli inganni e le manipolazioni. Lentamente si inginocchiò fino a trovarsi all'altezza di Ennio. «Sì, sono Aurelio», riuscì finalmente a dire, «e sono molto felice di conoscerti finalmente, Ennio». Il bambino sorrise un sorriso identico a quello di Mattia e tese la sua piccola mano. «Anch'io sono felice. Mamma dice che mio fratello e io siamo come le stelle di una costellazione. Anche se sembrano separate, in realtà formano un solo disegno nel cielo». La metafora espressa con la semplicità profonda dell'infanzia toccò qualcosa nel cuore di Aurelio. Improvvisamente la presenza di Ennio non sembrava una minaccia alla stabilità familiare che tanto aveva protetto, ma un pezzo che era sempre mancato nel puzzle delle loro vite. «Dov'è mio fratello?» chiese Ennio guardandosi intorno con aspettativa. Come rispondendo alla domanda, Mattia apparve sulla soglia del salone. I gemelli si guardarono per la prima volta in un incontro che sembrò fermare il tempo stesso. «Chi? Sei tu?» chiese Mattia avvicinandosi lentamente. «Mi assomigli?» «Sono Ennio», rispose l'altro bambino con timidezza. «Sono il tuo fratello gemello». Un silenzio stupito riempì l'atrio. Mattia guardò suo padre, poi Serafina, cercando conferma di ciò che sembrava impossibile. «È vero, Mattia», disse Aurelio inginocchiandosi tra i due bambini. «Ennio è il tuo fratello gemello. È stato vivendo in un altro posto perché è stato malato, ma ora è venuto a conoscerti». «Perché non me l'hai detto prima?» La domanda di Mattia, carica di confusione infantile, era diretta tanto a suo padre quanto a Serafina. «A volte gli adulti commettiamo errori, campione», rispose Aurelio con onestà. «Pensiamo di proteggere chi amiamo, quando in realtà stiamo solo posticipando verità che prima o poi devono venire alla luce». I bambini si guardarono nuovamente, con quella curiosità meravigliata che solo i bambini possono esprimere di fronte allo straordinario. Lentamente, come attratti da una forza invisibile, fecero un passo avanti. Mattia allungò la mano e toccò la guancia di Ennio, come per verificare che fosse reale. «Ho molti giocattoli»,
disse finalmente con la semplicità di chi offre la cosa più preziosa che possiede. Possiamo condividerli. Ennio sorrise, e in quel momento qualcosa sembrò incastrarsi nell'universo, un cerchio che si chiudeva a una ferita antica che cominciava a guarire. Serafina e Aurelio scambiarono uno sguardo, carico di emozioni contraddittorie, pentimento, speranza, l'inizio di un perdono, che sarebbe stato lungo e complesso. Mentre i bambini si allontanavano insieme verso il salone, Aurelio sentì una strana pace interiore. L'inganno di Elisabetta e Serafina aveva creato una frattura nella realtà che conosceva, ma aveva anche aperto la porta a una verità più ampia, più inclusiva l'esistenza di Ennio, un bambino che aveva tanto bisogno di suo fratello, quanto Mattia aveva bisogno di lui. La tempesta era finita lasciando dietro di sé un cielo limpido e brillante. Era come se la natura stessa celebrasse il ricongiungimento di due anime gemelle che non avrebbero mai dovuto separarsi. In quel momento, mentre osservava i due bambini identici esplorare insieme il salone di Villa Marittima, Aurelio prese una decisione che avrebbe cambiato il corso di tutte le loro vite. Non avrebbe permesso che questi fratelli si separassero mai, più indipendentemente dalle complicazioni che questo avrebbe potuto portare alla sua relazione con Serafina o al futuro che li attendeva. La prima notte con Ennio a Villa Marittima trascorse in un'atmosfera quasi onirica. Aurelio osservava affascinato e commosso come i gemelli scoprissero con stupore infantile ogni somiglianza e differenza tra loro, dalle preferenze identiche per gli stessi alimenti fino al modo in cui entrambi inclinavano la testa. Quando si concentravano i bambini, sembravano due note di una stessa melodia che finalmente tornavano a suonare insieme. «Guarda, papà», esclamò Mattia durante la cena indicando il disegno che Ennio aveva fatto. «Disegna le barche proprio come me». Era vero, le barche di entrambi i bambini condividevano lo stesso stile peculiare, vele triangolari, un sole sempre nell'angolo superiore destro e un pesce che saltava vicino allo scafo. Dettagli identici che non erano mai stati insegnati, ma che emergevano da una connessione più profonda della semplice genetica. «Alcuni legami trascendono la distanza e il tempo», commentò Serafina, osservando i bambini con occhi umidi. «È come se non fossero mai stati separati». Aurelio annuì silenziosamente. Una parte di lui continuava a lottare con l'amarezza di essere stato escluso da una decisione così fondamentale come la separazione dei gemelli, ma un'altra parte cominciava a comprendere le complesse motivazioni che avevano portato Elisabetta e Serafina ad agire come avevano fatto. Quella notte, quando arrivò l'ora di dormire, sorse la prima difficoltà pratica. Ennio, abituato a dormire vicino a sua madre o sua nonna, a causa delle sue occasionali crisi respiratorie notturne, si mostrava reticente a occupare da solo la stanza degli ospiti. «Può dormire nella mia stanza», suggerì Mattia con entusiasmo. «Ho spazio nel mio letto, è molto grande». Aurelio scambiò uno sguardo con Serafina, che annuì quasi impercettibilmente. «Mi sembra un'eccellente idea», approvò, «ma solo se anche Ennio è d'accordo». Il volto del bambino si illuminò. «Posso? Non ho mai dormito con un'altra persona che non fosse mamma o nonna». La naturalezza con cui i gemelli assumevano il loro legame senza i pregiudizi o le complicazioni che tormentavano gli adulti risultava tanto edificante quanto commovente. Dopo aver rimboccato le coperte ai bambini, Aurelio e Serafina si ritrovarono soli sulla terrazza. La notte era limpida dopo la tempesta, con un cielo pieno di stelle che sembrava celebrare la riunione dei fratelli separati. «Abbiamo molto di cui parlare», disse Aurelio servendo 2 bicchieri di vino. Serafina accettò il suo con un gesto di ringraziamento. «Da dove cominciare?» mormorò più a se stessa che a lui. «Dall'inizio, forse», suggerì Aurelio. «Da come hai conosciuto realmente Elisabetta, perché hai deciso di essere donatrice di ovuli per lei. Voglio capire come siamo arrivati a questa situazione». Serafina contemplò il vino nel suo bicchiere prima di iniziare, come se nel liquido Granata potesse trovare le parole adeguate. «Conobbi Elisabetta all'università a Roma. Studiavamo carriere diverse, ma vivevamo nella stessa residenza. Nacque un'amicizia immediata di quelle che sembrano predestinate. I suoi occhi si addolcirono al ricordo. Elisabetta era brillante, appassionata di astronomia, piena di sogni.
Io studiavo biologia specializzata in genetica. Aurelio ascoltava attentamente cercando di riconciliare questa nuova informazione con l'immagine di Elisabetta che aveva sempre avuto. Dopo l'università le nostre strade si separarono. Lei continuò con il suo dottorato. Io andai in Svizzera per una specializzazione. Mantenemmo contatti sporadici. Anni dopo, quando eravate già sposati, mi contattò di nuovo. Serafina fece una pausa, prendendo un sorso di vino. Elisabetta aveva scoperto che aveva una condizione che le impediva di produrre ovuli vitali. Era devastata, perché sapeva quanto desideravi formare una famiglia. Non mi ha mai parlato di te, osservò Aurelio, nemmeno quando discutevamo opzioni come la donazione di ovuli o l'adozione. Credo che temesse di complicare le cose. Voleva darti un figlio che sentissi completamente tuo, non di un'estranea. La voce di Serafina divenne più dolce. Quando mi chiese di essere la sua donatrice, accettai senza esitare. Era la mia amica, e se potevo farle questo regalo... Inoltre io non avevo mai pianificato di avere figli propri. La mia carriera era tutto per me. Aurelio cercava di assimilare la complessità di quella relazione tra le due donne, un legame abbastanza forte, da portare Serafina a un atto di generosità straordinario. Ma qualcosa cambiò, indovinò lui. Serafina annuì il suo sguardo che si perdeva nell'orizzonte notturno. Tutto cambiò quando seppi che erano gemelli. Improvvisamente non era solo una donazione anonima e distante, erano due esseri viventi, formati parzialmente con il mio materiale genetico. I suoi occhi si inumidirono. Elisabetta ed io cominciamo a vederci più frequentemente durante la gravidanza. Parlavamo dei bambini, di come sarebbero stati dei nomi che avreste dato loro. Mi coinvolsi emotivamente più di quanto avrei dovuto. E poi venne la nascita, continuò Aurelio collegando i pezzi, e le complicazioni con uno di loro. Ennio nacque con gravi difficoltà respiratorie. I medici non erano sicuri della prognosi. La voce di Serafina tremò leggermente. Elisabetta era terrorizzata, non solo per la salute del bambino, ma per come avresti reagito scoprendo che erano gemelli e che inoltre uno di loro aveva problemi di salute. Temeva che ti saresti sentito tradito per non averti raccontato della donazione di ovuli. Così ideò un piano, concluse Aurelio senza poter nascondere l'amarezza nella sua voce. Dirmi che uno dei gemelli era morto mentre te lo consegnava perché lo crescessi tu. Serafina annuì con espressione addolorata. Anch'io lottai contro quell'idea all'inizio. Sembrava crudele e innaturale, ma Ennio necessitava di attenzioni costanti, trattamenti specifici. Elisabetta argomentava che sarebbe stato più semplice se avesse dovuto concentrarsi su un solo bambino, che avrebbe potuto dare a Mattia tutta l'attenzione che meritava mentre io mi prendevo cura di Ennio. Fece una pausa. E c'era un'altra ragione, che Elisabetta non espresse mai direttamente, ma che entrambe comprendevamo. Io ero la madre biologica, l'unica che poteva dare a Ennio quella connessione genetica che avrebbe potuto necessitare per trattamenti futuri. Aurelio si alzò e camminò, fino alla balaustra della terrazza. Le onde si infrangevano dolcemente contro le scogliere, un suono che normalmente lo calmava, ma che ora sembrava sottolineare la portata dei segreti che avevano definito la sua vita familiare. Quando pensava Elisabetta di dirmi la verità? Chiese, finalmente senza voltarsi. Parlava sempre del momento adeguato, rispose Serafina. All'inizio quando Ennio fosse fuori pericolo, poi quando i bambini fossero stati più grandi e avrebbero potuto comprendere. Dopo, quando apparve la sua stessa malattia, c'era sempre una ragione per posticipare la verità. Aurelio ricordò gli ultimi mesi di vita di Elisabetta, la sua insistenza per conversazioni private, la sua preoccupazione per il futuro di Mattia. Aveva cercato di confessargli la verità, senza trovare il coraggio necessario. Ciò che non capisco, disse voltandosi verso Serafina, è perché hai deciso di venire ora travestita da semplice bambinaia. Perché non contattarmi direttamente, raccontarmi tutta la verità? Serafina si alzò avvicinandosi a lui, ma mantenendo una distanza prudente. Per paura, ammise. Paura della tua reazione, che mi impedissi di vedere Mattia, che rifiutassi qualsiasi connessione con Ennio. Avevo bisogno di conoscere Mattia, vedere com'era la sua vita, assicurarmi che ci potesse essere un posto per Ennio in essa, prima di rivelare tutta la verità.
E poi c'è la malattia di Ennio, aggiunse Aurelio ricordando. Quanto è grave realmente. Il volto di Serafina si rabbuiò. I suoi episodi respiratori sono diventati più frequenti e severi nell'ultimo anno. I medici hanno suggerito che potrebbe aver bisogno di un trapianto di midollo osseo in un futuro prossimo. Mattia, come gemello identico, sarebbe il donatore ideale. I suoi occhi si riempirono di determinazione. Ma voglio che tu capisca una cosa, mai avrei forzato quella decisione. Se mi fossi avvicinata a te direttamente con quella richiesta, avresti avuto tutto il diritto di rifiutarla. Avevo bisogno che conoscessi prima Ennio, che lo vedessi non come un problema medico, ma come il bambino meraviglioso che è. Aurelio assimilò le sue parole in silenzio. L'onestà cruda di Serafina, sebbene tardiva, gli permetteva di comprendere meglio le complessità della situazione. «Cosa ti aspetti che succeda ora?» chiese finalmente. «Qual è la tua visione del futuro per i nostri figli?» Serafina sembrò sorpresa dalla domanda, o forse dall'inclusione di Ennio come nostro figlio. «Non osavo aspettarmi nulla di specifico», rispose con cautela. «Desideravo solo l'opportunità che i fratelli si conoscessero, che sapessero dell'esistenza l'uno dell'altro, e se le circostanze lo avessero permesso, forse qualche tipo di relazione continua tra loro. E tra noi?» La domanda fluttuò nell'aria notturna carica di implicazioni. Ciò che cominciava a nascere prima che scoprissi la verità era anche parte del piano. Serafina negò enfaticamente. «Quello non è mai stato nei miei calcoli, Aurelio. Ciò che provo per te è qualcosa che nemmeno io mi aspettavo». Le sue guance si tinsero di un leggero rossore. «Comprendo perfettamente. Se ora è impossibile per te vedere in me qualcosa di più che la donna che ha partecipato a un inganno che ha scosso le fondamenta della tua vita». Aurelio la osservò sotto la luce argentata della luna. Serafina era un paradosso vivente, la donna che aveva contribuito a un inganno monumentale e allo stesso tempo la madre dei 2 bambini che ora dormivano abbracciati in una stanza della villa. Come separare il tradimento dall'amore, che chiaramente sentiva per entrambi i piccoli? Come equilibrare l'indignazione per i suoi metodi con la comprensione delle sue motivazioni? «Non so cosa provo in questo momento», ammise con onestà. «Tutto è troppo recente, troppo travolgente. Ma ho chiara una cosa, Mattia ed Ennio meritano di stare insieme. Sono fratelli, 2 parti di un tutto che non avrebbe mai dovuto dividersi». Il volto di Serafina si illuminò di speranza contenuta. «Cosa stai suggerendo?» «Non suggerisco nulla di definitivo ancora», precisò Aurelio, «ma voglio che Ennio rimanga qui alcuni giorni. Voglio osservarli insieme, vedere come interagiscono, come si adattano l'uno all'altro, e voglio conoscerlo meglio, comprendere le sue necessità mediche, la sua personalità». «E dopo?» Aurelio contemplò l'orizzonte prima di rispondere. «Un passo alla volta, Serafina. L'unica cosa che posso prometterti ora è che non permetterò mai che questi bambini si separino di nuovo. Come organizzeremo le nostre vite adulte attorno a questa promessa è qualcosa che dovremo scoprire strada facendo». Serafina annuì, accettando la cautela della sua risposta come qualcosa di ragionevole nelle circostanze. «Te più di quanto speravo», ammise, «e più di quanto probabilmente merito». Un silenzio complice si instaurò tra loro, mentre la brezza marina agitava dolcemente i capelli di Serafina. Aurelio la osservò scoprendo nuove sfumature nel suo volto, sotto la luce argentata della luna. Nonostante l'inganno, nonostante le bugie, c'era un'integrità nei suoi occhi che non poteva negare. Una madre che aveva fatto l'impossibile per stare vicino ai suoi 2 figli, anche quando uno di loro non la riconosceva nemmeno come tale. «Dovremmo riposare», suggerì Aurelio. «Domani sarà un giorno intenso per tutti, specialmente per i bambini». In quel momento il suono dell'interfono ruppe la quiete della notte. Era Donatella con un tono di urgenza appena contenuto. «Signore, dovrebbe venire. Il piccolo Ennio sta avendo difficoltà a respirare». Serafina si mosse con la velocità e la precisione di chi ha affrontato questa situazione centinaia di volte. Aurelio la seguì per i corridoi della villa, fino alla stanza di Mattia dove trovarono Donatella, che cercava di calmare un Mattia spaventato mentre Ennio lottava per respirare seduto sul letto con espressione di panico.
«Tranquillo, amore mio», sussurrò Serafina estraendo un inalatore d'emergenza dalla tasca della sua vestaglia. «Respira con me come abbiamo praticato». Aurelio osservò la scena con un misto di impotenza e ammirazione. L'efficienza di Serafina, il modo in cui Ennio rispondeva alla sua voce, anche in mezzo alla crisi, rivelava anni di una relazione costruita sulla fiducia assoluta e l'amore incondizionato. Mattia, con gli occhi spalancati dalla paura, si avvicinò lentamente a suo fratello. «Posso aiutare?» chiese con voce tremante. Con sorpresa di tutti, fu Ennio che, pur lottando per normalizzare il suo respiro, tese la mano verso Mattia. Il bambino la prese senza esitare e qualcosa di straordinario accadde. Il respiro di Ennio cominciò a regolarizzarsi visibilmente, come se il contatto con il suo gemello esercitasse un effetto calmante immediato. «Incredibile!» mormorò Donatella, che era stata testimone di innumerevoli situazioni familiari nel corso dei suoi decenni di servizio, ma mai di qualcosa come questo. Quando finalmente la crisi passò, Ennio si sdraiò esausto tra i cuscini. Mattia, senza lasciare la sua mano, si accomodò al suo fianco. «È sempre così?» chiese Aurelio a Serafina quando uscirono dalla stanza, lasciando Donatella a vigilare sul sonno dei gemelli. «Ogni volta con maggiore frequenza», rispose lei con la preoccupazione riflessa nei suoi lineamenti. «I medici dicono che i suoi polmoni si indeboliscono progressivamente. Il trapianto di midollo potrebbe essere la sua migliore opzione a lungo termine». Aurelio annuì assimilando la gravità della situazione. «Faremo il necessario», dichiarò con fermezza. «Mattia è suo fratello. Se può aiutarlo lo farà. Io mi assicurerò che sia così». Gli occhi di Serafina si riempirono di lacrime contenute. Non erano lacrime di tristezza, ma di sollievo profondo, come se un peso che aveva portato per anni cominciasse finalmente ad alleggerirsi. «Grazie», sussurrò con una gratitudine che trascendeva le parole. Quella notte, mentre Serafina dormiva, in una stanza vicina a quella dei bambini, Aurelio rimase sveglio nel suo studio, rivedendo nuovamente il diario di Elisabetta. Un'annotazione particolare datata poche settimane prima della sua morte catturò la sua attenzione. «Serafina ha inviato nuove foto di Ennio. Sta crescendo così simile a Mattia che fa male guardarle. Mi chiedo se Aurelio potrà mai perdonare ciò che abbiamo fatto, se comprenderà che abbiamo agito per paura e per amore, anche se in modi sbagliati. Spero che quando la verità verrà alla luce possa vedere in Serafina ciò che io ho sempre visto, una donna eccezionale che ha sacrificato la propria felicità per il benessere dei suoi figli. Forse in un mondo più giusto loro avrebbero potuto formare la famiglia che questi bambini meritano». Aurelio chiuse il diario commosso dalle parole di Elisabetta. Aveva intuito sua moglie, in quei ultimi giorni di lucidità tra i trattamenti, che Serafina e lui avrebbero potuto trovare un cammino insieme. Era questa la sua benedizione postuma per una possibilità che lei stessa non avrebbe mai visto. L'alba. Lo trovò ancora a riflettere sui giri inaspettati del destino che avevano portato 4 vite separate a confluire nuovamente a Villa Marittima. I giorni seguenti trascorsero in una strana atmosfera di scoperta e adattamento. Villa Marittima, che per tanto tempo era stata uno spazio di malinconia, contenuta dopo la morte di Elisabetta, sembrava risvegliarsi con nuova vita alla presenza dei gemelli riuniti. Aurelio aveva riorganizzato la sua agenda lavorativa per trascorrere più tempo a casa, osservando con fascinazione la dinamica tra Mattia ed Ennio. Era come assistere a un linguaggio segreto. Terminavano le frasi l'uno dell'altro, ridevano di scherzi che nessun altro comprendeva, sembravano persino comunicare con semplici sguardi. Quella mattina, mentre facevano colazione sulla terrazza, sotto un sole radioso, Aurelio osservava Serafina interagire con entrambi i bambini. La naturalezza con cui alternava il ruolo di madre per Ennio e quello di accompagnatrice per Mattia risultava straordinaria. Tuttavia notava che Mattia cominciava a guardarla in modo diverso, come intuendo un legame più profondo di quello che gli avevano spiegato. «Papà», disse il bambino all'improvviso mentre spalmava marmellata sul suo toast, «perché Serafina ha gli stessi occhi di Ennio e me?» La domanda, formulata con l'innocente perspicacia infantile, cadde come una bomba sul tavolo della colazione.
Serafina impallidì visibilmente dirigendo uno sguardo inquieto verso Aurelio. Aurelio respirò profondamente. Avevano concordato di offrire ai bambini una versione semplificata della verità appropriata alla loro età, ma la domanda diretta di Mattia esigeva una risposta altrettanto onesta. «È un'eccellente osservazione, campione», cominciò scegliendo attentamente le sue parole. «Ricordi quando ti ho spiegato che per nascere mamma Elisabetta ha avuto bisogno di un aiuto speciale dai medici?» Mattia annuì. Era una conversazione che avevano avuto mesi prima, quando il bambino cominciò a chiedere perché non avesse nonni materni come i suoi compagni di scuola. «Serafina è stata colei che ha aiutato mamma Elisabetta perché tu ed Ennio poteste nascere», continuò Aurelio notando come Serafina tratteneva il respiro. «Per questo condividete quel colore di occhi così speciale. È un dono che Serafina ha fatto a entrambi». Gli occhi di Mattia si aprirono con sorpresa. «Allora Serafina è come la nostra mamma, anche lei». Un silenzio carico di emozione avvolse il tavolo. Serafina sembrava incapace di parlare con gli occhi umidi fissi sulla tovaglia. «Sì, in un certo senso», rispose Aurelio con dolcezza. «Serafina è la mamma biologica di entrambi. Elisabetta era la tua mamma, perché ti ha cresciuto e ti ha amato dal primo momento e lo sarà sempre. Ma Serafina è anche parte di voi in un modo molto speciale». Mattia elaborò l'informazione con il viso serio, mentre Ennio osservava la scena. Con interesse ma senza sorpresa. Lui aveva sempre saputo che Serafina era sua madre. «È per questo che Ennio viveva con lei e non con noi?» chiese Mattia collegando i pezzi con una logica impeccabile. Aurelio scambiò uno sguardo con Serafina, che finalmente trovò la sua voce. «Quando siete nati Ennio aveva bisogno di cure speciali», spiegò lei con dolcezza. «La tua mamma Elisabetta ed io abbiamo concordato che io mi sarei presa cura di Ennio, mentre lei si prendeva cura di te. Non è stata la decisione perfetta, ma in quel momento pensavamo fosse la cosa migliore per entrambi». Mattia rimase in silenzio per un lungo momento, digerendo questa rivelazione con una maturità sorprendente per la sua età. Finalmente alzò lo sguardo verso Serafina. «Posso chiamarti mamma, come fa Ennio?» chiese con innocenza. «Non per dimenticare mamma Elisabetta, ma perché...» «Beh, sei anche tu la nostra mamma, vero?» Serafina lasciò sfuggire un singhiozzo trattenuto incapace di rispondere. Aurelio sentì un'emozione travolgente di fronte alla capacità di suo figlio di accettare e abbracciare una verità che agli adulti aveva richiesto anni per affrontare. «Credo che sarebbe un onore per Serafina», rispose al suo posto con la voce leggermente rotta. «E sono sicuro che mamma Elisabetta, da dove si trova, sarebbe felice di sapere che avete tanto amore nelle vostre vite». La mattinata continuò in un'atmosfera trasformata. Qualcosa di fondamentale era cambiato con quella semplice conversazione a colazione. Una verità che era rimasta nascosta sotto strati di paura e segreti finalmente veniva alla luce e invece di distruggere sembrava guarire. Più tardi, quando i bambini giocavano sulla spiaggia, sotto la supervisione di Donatella Aurelio, trovò Serafina nella biblioteca che contemplava nuovamente l'album di fotografie familiari. «Grazie», disse lei senza alzare lo sguardo, «per come hai gestito la domanda di Mattia, per permettermi di far parte della sua vita in un modo che non avrei mai immaginato possibile». Aurelio si sedette di fronte a lei. «I bambini hanno una capacità straordinaria di accettare la verità quando viene presentata con amore», rifletté. «Forse dovremmo imparare da loro». Serafina chiuse l'album e finalmente lo guardò direttamente. «C'è un'altra cosa che devi sapere», disse con espressione solenne. «Qualcosa che ho rimandato ma che non posso più tacere». Aurelio sentì un brivido percorrergli la schiena. Quale altra rivelazione potrebbe esserci che potesse paragonarsi a ciò che aveva già scoperto? «Ti ascolto». Serafina estrasse dalla sua tasca una piccola busta e la fece scivolare sul tavolo verso di lui. «Gli ultimi risultati medici di Ennio sono arrivati ieri per email sul mio telefono». Aurelio aprì la busta con dita leggermente tremanti. Sebbene non fosse un medico, le parole sottolineate in rosso e i termini allarmanti saltavano dalla pagina con terribile chiarezza. «Quanto tempo?» chiese con la gola secca. «Senza il trapianto meno di un anno.
rispose Serafina, con una calma che poteva provenire solo dall'aver affrontato questa paura per molto tempo. Con il trapianto le sue possibilità migliorano considerevolmente. Ma ho bisogno che tu capisca una cosa, Aurelio. Mai avrei usato questo per manipolarti o per forzare una relazione tra i bambini. Se decidi che Mattia non deve sottoporsi alla procedura, lo accetterò. Aurelio la guardò stupefatto. Davvero credi che negherei a Mattia l'opportunità di salvare suo fratello? Non posso dare nulla per scontato dopo ciò che ho fatto, rispose lei con umiltà. Se entrare nella tua vita sotto false pretese, nasconderti la verità per settimane. Non ho diritto di aspettarmi la tua comprensione e tantomeno il tuo aiuto. Aurelio si alzò e camminò fino alla finestra. Da lì poteva vedere i gemelli costruire un castello di sabbia, identiche teste castane, chine sulla loro creazione, lavorando in perfetta armonia come se fossero sempre stati insieme. 3 notti fa, disse senza voltarsi, ho assistito a qualcosa di straordinario. Quando Ennio ha avuto la sua crisi respiratoria, il semplice contatto con Mattia sembrava stabilizzarlo. I medici parlano di trapianto di midollo, ma credo che il legame tra loro trascenda il fisico. Hanno bisogno l'uno dell'altro, Serafina, e separare questi bambini nuovamente sarebbe un crimine maggiore di qualsiasi bugia che abbiamo perpetuato. Si voltò verso di lei con una decisione che si formava chiaramente nella sua mente. Faremo il trapianto. Consulteremo i migliori. Specialisti, prepareremo Mattia adeguatamente, spiegandogli tutto in modo che possa comprendere. E dopo fece una pausa cercando le parole precise. Dopo decideremo come riorganizzare le nostre vite, perché questi bambini non si separino mai. Più. Serafina lo guardò con un misto di gratitudine e qualcosa di più profondo che nessuno dei due era ancora pronto a nominare. Cosa stai suggerendo esattamente? Aurelio respirò profondamente prima di rispondere. Che Ennio rimanga qui a Villa Marittima. Che anche tu rimanga non come bambinaia né come visitatrice temporanea, ma come ciò che realmente sei, la madre di Mattia ed Ennio. Le implicazioni della sua proposta fluttuarono tra loro come una promessa ancora non formulata completamente. E noi? Chiese Serafina con voce appena udibile. Cosa saremmo tu ed io in questo nuovo arrangiamento? Aurelio si avvicinò e in un gesto che sorprese entrambi prese le sue mani tra le proprie. Non lo so con certezza, ammise con onestà. Ciò che è iniziato come un'attrazione basata su mezze verità è stato scosso da rivelazioni che cambierebbero chiunque. Ma c'è una cosa che so durante queste settimane. Non solo Mattia è fiorito con la tua presenza, anche io ho cominciato a svegliarmi da un lungo inverno emotivo. Gli occhi di Serafina, così simili a quelli dei gemelli, brillarono di speranza, contenuta. Forse potremmo scoprirlo insieme, suggerì, passo dopo passo costruendo su verità invece che su segreti. In quel momento, come se fosse stato orchestrato dal destino stesso, un temporale elettrico che si era stato formando all'orizzonte, scatenò la sua furia su Villa Marittima. La luce si spense improvvisamente, immergendo la villa nella penombra del pomeriggio tempestoso. Papà. La voce angosciata di Mattia arrivò dalla spiaggia. Aurelio si affacciò alla finestra per vedere Donatella correre verso la casa con i bambini, cercando di proteggerli dalla pioggia torrenziale. «Andiamo!» esclamò, e insieme a Serafina corsero verso l'ingresso principale. I bambini entrarono fradici ma ridendo, trovando un divertimento strano nell'improvvisa avventura. Tuttavia la risata di Ennio presto si trasformò in una tosse preoccupante. Lo sforzo di correre sotto la pioggia aveva scatenato un'altra crisi. «Mamma!» chiamò angosciato, e tanto Serafina quanto Aurelio notarono che era la prima volta che Ennio usava quella parola in presenza di tutti. Serafina agì rapidamente somministrando la medicazione mentre Aurelio teneva il bambino. Mattia, invece di spaventarsi come la volta precedente, prese la mano di suo fratello con determinazione. «Respira con me, Ennio», disse con sorprendente autorità, «come il mare dolce e costante. Come mi ha insegnato Serafina, come ci ha insegnato mamma». La parola detta con tale naturalezza fece sì che Serafina alzasse lo sguardo verso il piccolo. Negli occhi di Mattia non c'era confusione né dubbio, ma la certezza assoluta di un bambino che aveva trovato una verità fondamentale. Aveva 2 madri, una che lo aveva accudito dal cielo
e un'altra che era qui, fisica e presente, che aveva dato vita tanto a lui quanto a suo fratello appena scoperto. Mentre la tempesta si abbatteva su Villa Marittima, isolandoli temporaneamente dal mondo esterno, i quattro rimasero uniti nel salone principale, illuminati unicamente dalla luce delle candele che Donatella aveva distribuito strategicamente. L'elettricità era mancata, ma un'energia diversa, più potente e significativa, fluiva tra loro. Fu Ennio che, ripresosi dalla sua crisi, fece la domanda che avrebbe cambiato definitivamente il corso delle loro vite. Vivremo tutti insieme ora come una vera famiglia. La domanda, formulata con l'innocenza e la speranza che solo un bambino potrebbe esprimere, rimase sospesa nell'aria illuminata dai lampi. Aurelio guardò Serafina, trovando nei suoi occhi il riflesso dei propri pensieri. «Sì», rispose con una certezza che non sapeva di possedere fino a quel momento, «come una vera famiglia». Serafina lasciò sfuggire un singhiozzo trattenuto misto, di sollievo e felicità, mentre i gemelli celebravano la notizia con esclamazioni di gioia. Donatella, testimone silenziosa della scena dalla soglia, annuì con approvazione, come se avesse sempre saputo che questo era lo sviluppo inevitabile della storia iniziata 6 anni prima. In quell'istante, mentre la tempesta infuriava fuori, ma una pace straordinaria si installava all'interno di Villa Marittima. Aurelio comprese che i segreti che tanto aveva temuto di scoprire si erano trasformati nel regalo più inaspettato, una seconda opportunità per tutti loro. L'annuncio del trapianto di midollo osseo per Ennio scatenò una tempesta inaspettata nell'ambiente di Aurelio. La notizia che Mattia si sarebbe sottoposto a una procedura medica per un fratello gemello, la cui esistenza era rimasta nascosta, generò onde d'urto che si estesero ben oltre Villa Marittima. Vittoria Valtieri, la madre di Aurelio e nonna dei gemelli, apparve senza preavviso, una mattina piovosa appena 2 settimane dopo che Ennio e Serafina si fossero installati ufficialmente nella villa. La sua elegante figura incorniciata da capelli, argentati impeccabilmente pettinati, irradiava un'indignazione appena contenuta. «Questo è assolutamente inaccettabile, Aurelio», furono le sue prime parole, entrando nello studio, senza nemmeno salutare appropriatamente. «Vengo a sapere da terzi che mio nipote, il mio unico nipote, ha un fratello gemello, che ha vissuto separato da noi per anni e che ora pensi di sottoporlo a una procedura medica invasiva». Aurelio, che aveva rimandato questo confronto, respirò profondamente, prima di rispondere. «Buongiorno, madre», disse con calma forzata. «Vedo che le notizie viaggiano velocemente». «Raffaele Esposito è amico della famiglia da decenni», rispose Vittoria sedendosi con la rigidità propria di una regina spodestata. «Ha ritenuto che dovesse informarmi, dato che tu non hai avuto la cortesia di farlo». Aurelio fece una nota mentale di parlare seriamente con il suo avvocato sulla riservatezza. Nel frattempo si trovava di fronte a una delle poche persone al mondo che potevano farlo sentire nuovamente come un adolescente insicuro. «Avevo intenzione di chiamarti questa settimana», si difese. «Tutto è successo molto rapidamente, madre. Ci stavamo adattando alla nuova situazione prima di coinvolgere altre persone». «Altre persone?» Vittoria inarcò un sopracciglio perfettamente delineato. «Sono la nonna di quei bambini, Aurelio, non un'estranea che può essere tenuta all'oscuro». Prima che Aurelio potesse rispondere, la porta dello studio si aprì e Serafina entrò con un vassoio di tè. Si fermò brevemente vedendo Vittoria, ma si ricompose con ammirevole dignità. «Pensavo che poteste desiderare qualcosa da bere», disse con serenità. «Sono Serafina Conti. Lei deve essere la signora Valtieri». Vittoria studiò Serafina dalla testa ai piedi con lo sguardo scrutatore che aveva perfezionato nel corso di decenni nell'alta società italiana. «Così lei è la donna che ha deciso di separare 2 fratelli e poi si è infiltrata in questa casa sotto false pretese», rispose con freddezza. «Affascinante conoscerla finalmente». «Madre», protestò Aurelio, ma Serafina lo fermò con un gesto delicato. «La comprendo perfettamente, signora Valtieri», disse mentre serviva il tè con mani ferme. «Al suo posto probabilmente proverei lo stesso. Le chiedo solo di riservare il suo giudizio fino a quando non conoscerà tutta la storia. E cosa più importante, fino a quando non conoscerà Ennio».
La menzione del nipote sconosciuto sembrò disarmare momentaneamente Vittoria. «Dov'è?» chiese con un leggero tremito che tradiva la sua compostezza. «In giardino con Mattia», rispose Serafina. «Stanno piantando semi di girasole. Ennio ha scoperto di avere una passione per il giardinaggio». Vittoria si alzò bruscamente. «Voglio vederlo subito». Aurelio e Serafina scambiarono uno sguardo d'intesa prima di condurre Vittoria verso i giardini posteriori di Villa Marittima, dove i gemelli ignari del dramma adulto che si svolgeva ridevano mentre affondavano piccoli semi in vasi colorati. Vittoria si fermò di colpo vedendoli insieme per la prima volta. La somiglianza era così sorprendente che persino il suo leggendario autocontrollo si incrinò per un istante. Portò una mano alle labbra soffocando un'esclamazione. «Sono identici», mormorò più a se stessa che ai suoi accompagnatori. «Mattia Ennio», chiamò Aurelio, «venite a conoscere qualcuno di molto speciale». I bambini alzarono lo sguardo simultaneamente con identiche espressioni di curiosità. Si avvicinarono correndo con le mani macchiate di terra e sorrisi radiosi. «Questa è Vittoria mia madre», spiegò Aurelio. «È la nonna di entrambi». Mattia, che già conosceva sua nonna, anche se le sue visite erano sporadiche, si avvicinò per abbracciarla con familiarità. Ennio invece rimase leggermente indietro, osservando l'elegante signora con un misto di timidezza e fascinazione. «Ciao nonna», salutò finalmente provando la parola come se fosse una caramella sconosciuta. «Mi piace la tua collana, brilla come le stelle». Vittoria, nota per la sua freddezza e formalità, si inginocchiò allora in un gesto totalmente improprio di lei, senza curarsi che il suo costoso completo potesse macchiarsi con la terra del giardino. «Ennio», pronunciò il suo nome con riverenza, studiando ogni dettaglio del suo volto. «Hai gli occhi del mio Aurelio quando era bambino». Ennio sorrise, mostrando la stessa fossetta nella guancia sinistra che caratterizzava i Valtieri da generazioni. «Vuoi vedere i nostri semi? Avremo fiori alti come papà», disse con entusiasmo, prendendo naturalmente la mano della sua appena scoperta nonna. Aurelio osservò stupito come sua madre seguiva docilmente i bambini verso i vasi, dimenticando momentaneamente la sua indignazione e i suoi rimproveri. La magia che i gemelli sembravano esercitare su tutti coloro che li conoscevano stava agendo nuovamente. Serafina si avvicinò e toccò dolcemente il suo braccio. «Darò loro del tempo da soli», sussurrò. «Credo che tua madre abbia bisogno di questo momento». Aurelio annuì, grato per la sua intuizione. Mentre Serafina si allontanava verso la casa, lui rimase a osservare la scena. Vittoria, sempre così rigida e formale, inginocchiata tra i vasi, permettendo ai gemelli di spiegarle il processo di piantare semi, mentre lei annuiva con interesse genuino. Mezz'ora dopo, quando i bambini erano andati a lavarsi per il pranzo, Vittoria si avvicinò ad Aurelio. La sua espressione era cambiata sottilmente. L'indignazione iniziale aveva lasciato il posto a un'emozione più complessa. «È straordinario», disse semplicemente. «Non solo la somiglianza, ma tutto. Il modo in cui interagiscono, come sembrano leggersi il pensiero. È come se non fossero mai stati separati». «Lo so», rispose Aurelio. «Ci sorprendono ogni giorno». Vittoria si aggiustò la collana di perle, un gesto nervoso che raramente si permetteva. Elisabetta cominciò, e Aurelio notò quanto le costasse pronunciare il nome della sua defunta nuora. «Ha pianificato tutto questo, la separazione dei gemelli, l'inganno». «È complicato, madre». Aurelio sospirò. «Elisabetta ha agito per paura, per insicurezza. Temeva che se io avessi scoperto tutta la verità sull'origine dei bambini, sulla donazione di ovuli sui gemelli, temeva che mi sarei sentito tradito e li avrei rifiutati. Ho sempre considerato che Elisabetta avesse una tendenza al drammatismo», commentò Vittoria con una certa acidità. «Ma questo supera qualsiasi aspettativa». «Non giudicarla così duramente», la difese Aurelio. «Era sola vulnerabile per i trattamenti, falliti disperata per darmi il figlio che tanto desideravamo. Ha preso decisioni sbagliate, sì, ma l'ha fatto credendo di proteggere la nostra famiglia». Vittoria diresse lo sguardo verso la casa, dove si poteva vedere Serafina, attraverso la finestra, che preparava qualcosa in cucina. «E lei che ruolo gioca esattamente in questa strana famiglia che stai costruendo?» La domanda, formulata con la precisione chirurgica che caratterizzava Vittoria,
toccò il nucleo dei dubbi che lo stesso Aurelio ancora nutriva. Serafina è la madre biologica dei gemelli, rispose con cautela. È una parte fondamentale delle loro vite, specialmente ora che Ennio necessita del trapianto. Non posso semplicemente escluderla. Non mi riferivo alla sua relazione con i bambini, precisò Vittoria con uno sguardo penetrante. Mi riferivo alla sua relazione con te. Aurelio distolse lo sguardo verso il mare, cercando nell'orizzonte le parole adeguate. Stiamo ridefinendo la nostra relazione, ammise finalmente. È iniziata con un inganno, è vero, ma ciò che è nato da allora è qualcosa di diverso, qualcosa che nessuno di noi due aveva pianificato. Vittoria rimase in silenzio per un lungo momento, elaborando la risposta di suo figlio. Elisabetta è morta appena 2 anni fa, disse infine con voce più dolce. Non credi che sia troppo presto? A volte il tempo cronologico non riflette il tempo emotivo, madre, rispose Aurelio. Questi ultimi 2 anni sono stati come un decennio in molti sensi, e ciò che sta nascendo tra Serafina e me non diminuisce ciò che ho provato per Elisabetta. È diverso, una seconda opportunità che non mi aspettavo né cercavo. Vittoria osservò attentamente suo figlio, riconoscendo nei suoi occhi una determinazione che aveva visto poche volte. Sei sempre stato troppo romantico per il tuo bene, commentò con un sospiro rassegnato, proprio come tuo padre. Suppongo che sia parte del tuo fascino. Aurelio sorrise, riconoscendo in questo commento ciò che più si avvicinava a una benedizione che potesse aspettarsi dalla sua pragmatica madre. Questo significa che approvi il trapianto? Chiese tornando al tema iniziale della disputa. Vittoria raddrizzò le spalle recuperando parte della sua compostezza abituale. Non spetta a me approvare o disapprovare decisioni mediche per i miei nipoti, rispose con dignità, ma insisto che si consultino i migliori specialisti. Ho contatti a Boston che potrebbero essere utili. Grazie, madre, disse Aurelio sinceramente. Grato. Tuttavia, aggiunse Vittoria alzando un dito ammonitore, ho una condizione non negoziabile. Ti ascolto. Voglio conoscere meglio Ennio. Voglio far parte della sua vita, compensare questi anni perduti. La sua voce, normalmente ferma, tremò leggermente. E voglio essere presente durante tutto il processo del trapianto, per entrambi i bambini. Aurelio sorrise commosso da questa sfaccettatura raramente vista, di sua madre, la nonna preoccupata, che emergeva sotto la facciata di matriarca implacabile. Nulla mi renderebbe più felice, rispose con sincerità. Il pranzo che seguì questa conversazione fu sorprendentemente armonioso. Vittoria, con stupore di Aurelio, mostrò una cordialità quasi affettuosa verso Serafina, interessandosi genuinamente al suo lavoro in Svizzera e ai primi anni di vita di Ennio. I bambini, con la meravigliosa adattabilità dell'infanzia, incorporarono immediatamente la nonna nei loro giochi e piani, spiegandole con dettaglio il giardino magico che progettavano di coltivare. Quella sera, dopo che i gemelli finalmente si addormentarono esausti, dopo un giorno di emozioni, Aurelio trovò Serafina sulla terrazza che contemplava le stelle con espressione pensierosa. Sei sopravvissuta al tuo primo incontro con Vittoria. Valtieri commentò offrendole un bicchiere di vino. Pochi possono vantarsi di qualcosa di simile. Serafina sorrise accettando il bicchiere. È esattamente come la descrisse Elisabetta, intimidatoria ma fondamentalmente giusta, rispose. Ha gli stessi occhi analitici che hai tu, come se potesse vedere attraverso qualsiasi pretesa. È un tratto familiare, ammise Aurelio. Anche se gli occhi di Mattia ed Ennio vengono da te, non dai Valtieri. Un silenzio confortevole si instaurò tra loro mentre contemplavano il cielo stellato. La conversazione con Vittoria aveva risvegliato in Aurelio domande che aveva rimandato questioni fondamentali sul futuro che stavano costruendo. Serafina cominciò scegliendo attentamente le sue parole. C'è qualcosa che non abbiamo discusso con chiarezza. Lei lo guardò con attenzione, intuendo la serietà di ciò che sarebbe seguito. Ti ascolto. Quando ho proposto che tu ed Ennio rimaneste permanentemente a Villa Marittima, abbiamo lasciato molti dettagli senza definire, continuò lui. In particolare che tipo di relazione avremmo avuto tu ed io, per i bambini, per il mondo esterno,
per noi stessi. Serafina posò il bicchiere sul tavolo, affrontando direttamente la questione. Ho pensato molto a questo, ammise. Sarebbe più semplice mantenere una relazione cordiale e rispettosa, centrata esclusivamente sul benessere dei bambini. Eviteremmo complicazioni aspettative, possibili delusioni. Sarebbe la cosa sensata, concordò Aurelio. I loro sguardi si incontrarono sotto la luce argentata della luna, comunicando ciò che le parole non riuscivano ad esprimere completamente. Ma non è ciò che vuoi, intuì Serafina. Né ciò che vuoi tu, rispose lui con certezza. Serafina respirò profondamente prima di continuare. Ho paura, Aurelio, confessò finalmente. Paura che ciò che senti ora sia solo gratitudine per aver portato Ennio nella tua vita, o confusione per la mia somiglianza con i bambini, o semplicemente l'adrenalina di tante scoperte simultanee. Aurelio si avvicinò, riducendo la distanza tra loro fino a poter distinguere ogni sfumatura in quegli straordinari occhi che aveva imparato a conoscere così bene. E se fosse qualcosa di più semplice e allo stesso tempo più complesso, suggerì. E se nonostante come sia iniziato tutto, nonostante le bugie e i segreti, abbiamo trovato qualcosa di genuino, qualcosa che forse era destinato ad accadere, anche se il cammino è stato tortuoso. Serafina lasciò sfuggire una risata leggera misto di nervosismo e speranza. Ora sembri Elisabetta, con le sue teorie sulle costellazioni e i destini intrecciati. Forse aveva ragione, rispose Aurelio prendendo delicatamente la mano di Serafina. Forse alcune persone sono connesse da fili invisibili che trascendono la logica e le circostanze, come Mattia ed Ennio, che si sono riconosciuti istantaneamente, nonostante anni di separazione. Serafina contemplò le loro mani unite, simboli di una connessione che era iniziata con inganni, ma che ora si trasformava in qualcosa di più autentico. «Cosa proporresti allora?» chiese con un bagliore speranzoso nel suo sguardo. «Come definiremmo ciò che sta nascendo tra noi?» Aurelio sorrise, sentendo una chiarezza che era stata assente per anni. «Propongo che non corriamo, che non forziamo definizioni premature», rispose, «che ci permettiamo di scoprire insieme questo cammino passo dopo passo, con onestà e senza aspettative imposte, che costruiamo qualcosa di nuovo, qualcosa che onori il passato ma che non sia legato ad esso». Serafina annuì con un sorriso che illuminava tutto il suo volto. «Mi piace questa proposta», disse dolcemente. «Un nuovo inizio fondato sulla verità». Come sigillando questo patto non verbale, Aurelio si inclinò e la baciò con delicatezza. Non era un bacio appassionato né urgente, ma uno pieno di promesse e di possibilità di un futuro che appena cominciavano a intravedere. Quando si separarono, Serafina appoggiò la testa sulla spalla di Aurelio e insieme contemplarono il cielo stellato, che sembrava benedire questa unione inaspettata, nata da segreti svelati e verità finalmente liberate. Tuttavia nessuno dei due poteva immaginare che la loro ritrovata pace avrebbe presto affrontato una prova decisiva quando il passato sarebbe tornato sotto forma di una decisione legale che avrebbe minacciato di separare nuovamente ciò che tanto era costato unire. La busta con l'intestazione del prestigioso studio legale Martini & Associati arrivò una mattina di inizio estate, quando la vita a Villa Marittima sembrava aver trovato finalmente un ritmo armonioso. Aurelio l'aprì distrattamente mentre faceva colazione, aspettandosi qualche comunicazione di routine relativa ai suoi affari. Il contenuto, tuttavia, fece sì che la tazza di caffè che teneva si fermasse a metà strada verso le sue labbra. Notifica di impugnazione di paternità e richiesta di custodia esclusiva. I termini legali freddi e precisi dettagliavano una denuncia presentata da Chiara Conti, madre di Serafina, che metteva in discussione la paternità legale di Aurelio su Ennio e richiedeva che si revocasse qualsiasi decisione medica relativa al trapianto di midollo osseo, fino a quando non si fosse risolta la situazione legale del bambino. «Cosa succede?» chiese Serafina entrando in sala da pranzo e notando il pallore sul volto di Aurelio. «Sembri aver visto un fantasma». Senza parlare, lui le porse il documento. Serafina lo lesse rapidamente, la sua espressione trasformandosi da curiosità a incredulità e poi a orrore. «Questo è impossibile», mormorò.
Mia madre non farebbe mai una cosa simile senza consultarmi. È stata lei a portare Ennio qui, ha visto quanto erano felici i bambini insieme. Aurelio si alzò bruscamente, la sua mente imprenditoriale, già calcolando strategie e contromisure. Chiamerò Raffaele immediatamente, disse, riferendosi al suo avvocato. Questo è assurdo, ma potenzialmente pericoloso. Non possiamo ignorarlo. Serafina rimaneva immobile rileggendo il documento, come se si aspettasse che le parole cambiassero magicamente. Deve essere un errore, insistette, anche se la sua voce aveva perso convinzione. Chiamerò mia madre subito. Mentre Aurelio si chiudeva nel suo studio per una conferenza urgente con Raffaele Esposito, Serafina tentava infruttuosamente di comunicare con Chiara. Dopo vari tentativi falliti, finalmente ricevette un messaggio di testo conciso e inquietante. Lo faccio per il bene di Ennio. Il trapianto è troppo rischioso. Parleremo quando sarai pronta ad ascoltare ragioni. Aurelio emerse dal suo studio un'ora dopo con espressione cupa. Raffaele dice che la denuncia ha fondamenti legali preoccupanti, informò trovando Serafina sulla terrazza con lo sguardo perso all'orizzonte. Legalmente sono il padre di Mattia perché ero sposato con Elisabetta quando è nato. Ma Ennio, nel suo certificato di nascita figurano tu come madre e padre sconosciuto. Elisabetta e tu vi siete assicurate che io non apparissi ufficialmente legato a lui. Per proteggerti, mormorò Serafina, perché non potessi mai essere accusato di abbandono se qualcuno avesse scoperto l'esistenza di Ennio. Aurelio si passò una mano tra i capelli, in un gesto di frustrazione. L'ironia è che ora quella protezione si è trasformata in un'arma legale. Legalmente non ho alcun legame con Ennio, il che significa che non posso autorizzare una procedura medica così significativa come un trapianto di midollo. Ma io sì posso, rispose Serafina con rinnovata determinazione. Sono sua madre legalmente riconosciuta. La mia autorizzazione dovrebbe essere sufficiente. Il problema è che tua madre ha presentato una petizione che allega incapacità temporanea tua di prendere decisioni mediche, spiegò Aurelio con rammarico. Afferma che sei emotivamente compromessa per la tua relazione con me e che ciò offusca il tuo giudizio rispetto al benessere di Ennio. Serafina si alzò bruscamente con indignazione che brillava nei suoi occhi. È ridicolo, sono perfettamente capace di prendere decisioni per mio figlio. Sono stata la sua unica custode per anni. Con l'aiuto di tua madre, sottolineò Aurelio dolcemente. Secondo Raffaele, questo è uno dei suoi argomenti più forti, che lei è stata praticamente una co-custode mentre tu lavoravi e che ora sei disposta a sottoporre Ennio a una procedura rischiosa sotto l'influenza di me. Serafina si lasciò cadere nuovamente sulla sedia sopraffatta dalle implicazioni. Cosa possiamo fare? Il tempo è cruciale per Ennio. Non possiamo permettere ritardi burocratici quando la sua salute è in gioco. Aurelio si sedette di fronte a lei, cercando di proiettare una calma che era ben lontano dal sentire. Raffaele suggerisce varie strategie, spiegò. La prima e più ovvia che io richieda formalmente il riconoscimento legale di Ennio come mio figlio. Abbiamo prove circostanziali del mio legame con lui attraverso Mattia e potremmo realizzare test del DNA che confermerebbero che, sebbene non sia suo padre biologico, sono legato a lui quanto lo sono a Mattia. Questo potrebbe funzionare. Annui Serafina, qual è la seconda opzione? Che ci sposiamo immediatamente, rispose Aurelio osservando attentamente la sua reazione. Come tuo marito avrei diritti legali su Ennio anche senza essere riconosciuto come suo padre biologico. Sarebbe una soluzione più rapida del processo di riconoscimento paterno che potrebbe richiedere mesi. Un silenzio carico di significato si instaurò tra loro. La parola matrimonio, pronunciata in un contesto puramente strategico, risuonava con implicazioni molto più profonde per entrambi. Non è così che dovrebbe accadere, disse finalmente Serafina con voce dolce ma ferma. Non per convenienza legale, non sotto pressione. Sarebbe disonesto verso noi stessi. Aurelio annui segretamente, sollevato dalla sua risposta. Nonostante i suoi crescenti sentimenti verso Serafina, un matrimonio affrettato per ragioni pragmatiche non era il futuro che immaginava per loro. C'è una terza opzione, continuò.
Potremmo richiedere un'autorizzazione giudiziaria d'emergenza, specificamente per il trapianto, basandoci sulla necessità medica e sul fatto che Mattia è il donatore ideale per essere il suo gemello identico. Questo non risolverebbe la questione della custodia a lungo termine, ma permetterebbe di procedere con il trattamento medico senza ritardi. Questa sembra la migliore opzione immediata, concordò Serafina. Nel frattempo cercherò di parlare personalmente con mia madre. Deve esserci qualcos'altro dietro questa azione legale, qualcosa che non stiamo vedendo. Prima che potessero elaborare ulteriori piani, Donatella apparve sulla terrazza con espressione preoccupata. «Signore, i bambini chiedono perché siete chiusi. A discutere invece di unirvi alla colazione», informò. Ennio sembra particolarmente ansioso. Aurelio e Serafina scambiarono sguardi d'intesa. Nonostante i loro sforzi per mantenere i gemelli all'oscuro delle complicazioni adulte, i bambini erano straordinariamente percettivi. «Di loro che arriviamo subito», rispose Aurelio. E Donatella: «Nemmeno una parola su questo, per favore. I bambini non hanno bisogno di questa preoccupazione». Quando finalmente si riunirono con Mattia ed Ennio in giardino, dove facevano colazione sotto un ombrellone colorato, Aurelio notò immediatamente il pallore di Ennio. Il bambino aveva avuto una notte difficile, con episodi di tosse che annunciavano il deterioramento progressivo della sua condizione. «Perché siete seri?» chiese Mattia direttamente con quella perspicacia che a volte risultava sconcertante. «È per la malattia di Ennio». Serafina si inginocchiò accanto ai gemelli, trovando forza nella necessità di proteggerli. «È per cose da adulti, tesoro», rispose con dolcezza. «Nulla che debba preoccuparvi. Continueremo a vivere tutti insieme», insistette Mattia rivelando la sua vera preoccupazione. Aurelio si unì a Serafina, mettendosi al livello dei bambini. «Certamente campione», affermò con convinzione. «Siamo una famiglia ora. Niente cambierà questo». Ennio, che era rimasto insolitamente silenzioso, finalmente parlò. «La nonna Chiara ha chiamato ieri notte», disse con voce piccola. «Quando tutti dormivano, ha detto che sarebbe venuta a prendermi presto, che questa non è la mia vera casa». Serafina impallidì mentre Aurelio sentiva un'ondata di indignazione per la manipolazione emotiva di un bambino piccolo. «Ennio, tesoro», disse Serafina prendendo le mani di suo figlio. «Villa Marittima è ora la tua casa tanto quanto lo è per Mattia e per me. La nonna Chiara probabilmente è confusa e ti sta mancando, ma non ti separerà da noi». «Lo prometti?» chiese Ennio con occhi ansiosi. «Non voglio andarmene. Voglio stare con Mattia e con papà Aurelio». Il termine papà Aurelio, utilizzato per la prima volta, commosse profondamente Aurelio. Si era sforzato di non mettere pressione a Ennio, permettendogli di definire la loro relazione al suo ritmo. «Te lo prometto, piccolo marinaio», rispose abbracciando il bambino. «Farò tutto ciò che è in mio potere per mantenerci uniti». Il resto del giorno trascorse in una strana calma tesa. Aurelio e Serafina si alternavano per tenere i gemelli intrattenuti, mentre simultaneamente partecipavano a conferenze telefoniche con avvocati medici e amministratori ospedalieri. La procedura di trapianto, inizialmente programmata per la settimana successiva, rimaneva ora in un inquietante limbo legale. Quella notte, quando i bambini finalmente si addormentarono, Aurelio trovò Serafina nella biblioteca circondata da documenti legali e medici che aveva studiato meticolosamente. «C'è qualcosa che non quadra», disse lei senza preamboli quando lui entrò. «Mia madre non è una persona litigiosa né impulsiva. Ha sempre rispettato le mie decisioni riguardo a Ennio, anche quando non le condivideva». Aurelio si sedette di fronte a lei notando le ombre di stanchezza sotto i suoi occhi. «Sei riuscita a comunicare con lei?» «Non risponde alle mie chiamate. Risponde solo con messaggi criptici», rispose Serafina con frustrazione. «Ma ho revisionato la corrispondenza degli ultimi mesi cercando qualche indizio. Ti hai trovato qualcosa?» Serafina estrasse una busta tra la pila di documenti. «Questo è arrivato 3 settimane fa, poco dopo aver portato Ennio qui. Sono i risultati delle sue ultime analisi più dettagliati del riassunto che ti ho mostrato». Aurelio prese la busta, ma prima di aprirla guardò Serafina interrogativamente.
C'è qualcosa in questi risultati che tua madre potrebbe aver interpretato in modo diverso da te, intuì. Esattamente, confermò Serafina. I medici menzionano rischi potenziali del trapianto che io ho considerato accettabili, dato il pronostico senza intervento. Ma conoscendo mia madre, potrebbe essere genuinamente convinta che stai mettendo Ennio in pericolo inutile, completò Aurelio cominciando a comprendere la situazione da un'altra prospettiva. Serafina annuì con un'espressione che mescolava esasperazione e comprensione. Mia madre ha perso mio padre per una complicazione, durante un intervento chirurgico, che presumibilmente era a basso rischio, spiegò. Da allora diffida profondamente delle procedure mediche invasive, specialmente quando coinvolgono anestesia generale. Aurelio elaborò questa nuova informazione in silenzio. Ciò che inizialmente era sembrato un'azione maliziosa o egoista da parte di Chiara cominciava a rivelare sfumature più complesse di paura e protezione mal indirizzata. Dobbiamo parlare con lei faccia a faccia, decise. Non attraverso avvocati o messaggi di testo, ma direttamente. Ha bisogno di vedere che non stai prendendo questa decisione alla leggera, che abbiamo consultato i migliori specialisti. Credi che questo fermerà la denuncia legale? Chiese Serafina poco convinta. Non lo so, ammise Aurelio, ma è un inizio. E nel frattempo andremo avanti con la richiesta di autorizzazione giudiziaria d'emergenza. Se tua madre comprende che non stiamo ignorando i rischi, ma valutandoli responsabilmente, forse potremo trovare un terreno comune. Serafina rimase in silenzio per un momento, immersa nei suoi pensieri. C'è un'altra cosa che devi sapere, disse, finalmente. Qualcosa che potrebbe complicare ancora di più la situazione. Aurelio la guardò in attesa. Il donatore originale di sperma per la fecondazione in vitro non era anonimo come ti avevo detto, confessò Serafina. Era Pietro, Alinari, un collega ricercatore, qualcuno che Elisabetta ed io conoscevamo dall'università. Firmò una rinuncia a tutti i diritti paterni, ma tecnicamente è il padre biologico dei gemelli, completò Aurelio, sentendo che il pavimento vacillava nuovamente sotto i suoi piedi. Serafina annuì con rammarico. Mia madre potrebbe star considerando di contattarlo come ultima risorsa, se la sua denuncia non prospera. Non credo che Pietro avrebbe interesse a coinvolgersi dopo tanti anni, ma legalmente potrebbe complicare enormemente la situazione, concluse Aurelio comprendendo la portata del problema. Perché non me l'hai detto prima? Perché Pietro rese molto chiaro che non voleva alcun legame con i bambini, rispose Serafina. Accettò di donare unicamente come favore a Elisabetta, con cui manteneva un'amicizia accademica. L'accordo fu sempre che non avrebbe mai avuto contatti con i bambini, né avrebbe reclamato diritti su di loro. Aurelio assimilò questa nuova rivelazione in silenzio. Quando finalmente parlò, la sua voce conteneva una determinazione ferrea. Non importa quante complicazioni legali sorgano, dichiarò. Non permetterò che considerazioni burocratiche o dispute tra adulti interferiscano con la salute di Ennio o con l'unità di questa famiglia che stiamo costruendo. Si alzò e camminò verso la finestra, contemplando il riflesso della luna sul mare in calma. Quando si voltò verso Serafina, la sua espressione era cambiata sottilmente, mostrando una risoluzione che lei raramente aveva visto. Domani andremo a Roma, decise. Parleremo direttamente con tua madre, le mostreremo i rapporti. Medici completi le presenteremo gli specialisti via videochiamata se necessario. E se questo non funziona... Se questo non funziona, chiese Serafina, intuendo che Aurelio aveva un piano alternativo. Allora prenderemo misure più drastiche, rispose con calma, perché c'è qualcosa che ho imparato attraverso tutto questo. Alcune verità trascendono i documenti legali e le definizioni convenzionali di famiglia. Mattia ed Ennio appartengono insieme. Tu ed io abbiamo un'opportunità di costruire qualcosa di bello e di risanante per tutti noi, e non permetterò che nessuno, per quanto ben intenzionato, interferisca con questo. Serafina si alzò e si avvicinò, a lui prendendo le sue mani tra le proprie. Affronteremo questo insieme, affermò con una fiducia rinnovata, come avrebbe dovuto essere fin dall'inizio.
Mentre la luna illuminava la biblioteca di Villa Marittima, due persone che erano state unite da segreti e separazioni trovavano in mezzo a una nuova crisi la forza condivisa che viene solo dalla verità abbracciata completamente. Ciò che non potevano immaginare è che l'imminente confronto con Chiara Conti avrebbe rivelato un segreto finale, uno che persino Elisabetta aveva portato nella tomba senza rivelare e che avrebbe ridefinito per sempre le fondamenta stesse della famiglia che lottavano per preservare. Il viaggio verso Roma trascorse in un silenzio contemplativo. Aurelio guidava concentrato sulla strada, mentre Serafina rivedeva ossessivamente i fascicoli medici di Ennio, cercando il modo più convincente di presentare il caso a sua madre. I gemelli erano rimasti a Villa Marittima sotto la cura di Donatella e Vittoria, che sorprendentemente aveva preso le parti di Aurelio e Serafina in questo conflitto, dichiarando che nessuno avrebbe separato quei bambini finché lei fosse vissuta. Chiara Conti risiedeva in un elegante appartamento nel quartiere Parioli, uno spazio che rifletteva il suo gusto raffinato e meticoloso ordine. Quando aprì la porta, la sua espressione era un misto di rassegnazione e determinazione. «Sapevo che sareste venuti», disse semplicemente invitandoli a entrare con un gesto formale. L'appartamento era impregnato dell'aroma di cannella e chiodi di garofano che Serafina ricordava della sua infanzia. Nel salotto, disposti ordinatamente su un tavolino centrale, c'erano numerosi documenti legali e medici, prova che Chiara si era preparata coscienziosamente per questo confronto. «Mamma», cominciò Serafina una volta che furono seduti, «abbiamo bisogno di capire perché hai avviato questa denuncia legale. Se è per il trapianto, possiamo mostrarti tutti i rapporti medici, le analisi di rischio». Chiara alzò una mano interrompendola. «Non si tratta solo del trapianto, Serafina, anche se quella è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso», rispose con voce controllata. «Si tratta di decisioni impulsive, del modo in cui hai permesso che Ennio si integrasse in una famiglia che conosce appena sotto la tutela di un uomo che legalmente non ha alcun legame con lui». Aurelio si inclinò leggermente in avanti, mantenendo un tono rispettoso ma fermo. «Signora Conti, comprendo la sua preoccupazione. Dal suo punto di vista tutto è successo molto rapidamente, ma le assicuro che il benessere di Ennio è la nostra priorità assoluta». Chiara diresse il suo sguardo penetrante verso di lui. «La sua priorità o la priorità di Mattia?» chiese con acutezza. «Perché da dove lo vedo io, signor Valtieri, tutto questo arrangiamento beneficia principalmente suo figlio. Ennio è quello che si assume tutti i rischi medici». «Mamma», esclamò Serafina inorridita dall'insinuazione, «sai perfettamente che mai metterei Ennio in un rischio non necessario. Il trapianto è la sua migliore opzione per una vita normale, per liberarlo da quelle crisi respiratorie che tanto lo limitano». Chiara si alzò e camminò verso una libreria, estraendo una cartella che non era con il resto dei documenti. «Prima di continuare c'è qualcosa che dovete vedere», disse tornando e posando la cartella davanti a loro. «Qualcosa che Elisabetta mi affidò poco prima della sua morte». Aurelio e Serafina si scambiarono sguardi confusi. Elisabetta era stata in contatto con Chiara senza che Serafina lo sapesse. Aprendo la cartella, si trovarono di fronte a una lettera manoscritta con l'inconfondibile calligrafia di Elisabetta, insieme a risultati di laboratorio e vari documenti medici. «Elisabetta mi contattò 3 mesi prima di morire», spiegò Chiara mentre loro cominciavano a esaminare i documenti. «Mi chiese di custodire questo e di rivelarlo solo se mai Ennio avesse avuto bisogno di un trapianto da Mattia». Serafina cominciò a leggere la lettera con Aurelio chinato sulla sua spalla. Le prime righe sembravano un'ulteriore confessione. Elisabetta dettagliava nuovamente come avevano organizzato la separazione dei gemelli, reiterando il suo rimorso per le decisioni prese. Ma verso la metà il contenuto diventava inaspettatamente tecnico, facendo riferimento ad analisi genetiche specifiche. «Non capisco», mormorò Serafina guardando alternativamente i risultati di laboratorio e la lettera. «Perché Elisabetta era così preoccupata per la compatibilità se sono gemelli, identici?» Chiara si sedette nuovamente con un'espressione che mescolava compassione e determinazione. «Perché non lo sono», rispose semplicemente.
Non sono gemelli identici. Il silenzio che seguì questa dichiarazione fu assoluto, come se il tempo stesso si fosse fermato nell'elegante salotto romano. «È impossibile», rispose finalmente Aurelio, recuperando la voce. «Sono identici in tutto aspetto, gesti, persino i loro disegni sono praticamente indistinguibili. Chiunque li veda insieme vede ciò che si aspetta di vedere», completò Chiara. «Gemelli straordinariamente simili, sì, ma non identici. Sono gemelli bivitellini, quelli che comunemente si conoscono come gemelli fraterni». Serafina prese i risultati di laboratorio e li esaminò con la precisione di chi ha una formazione scientifica. «Queste sono analisi del DNA», mormorò mentre la comprensione si faceva strada nella sua mente. Elisabetta le fece realizzare segretamente. «Fa esatto», confermò Chiara. Elisabetta sospettava che qualcosa non quadrasse nella diagnosi iniziale. I gemelli identici condividono esattamente lo stesso DNA perché provengono da un solo ovulo fertilizzato che si divide, ma Mattia ed Ennio provengono da 2 ovuli diversi fertilizzati simultaneamente, completò Serafina con voce appena udibile. Il che significa che, sebbene siano estremamente simili geneticamente, non sono identici. Aurelio cercava di elaborare le implicazioni di questa rivelazione. «Cosa significa questo per il trapianto?» chiese andando direttamente al punto più urgente. Chiara estrasse un altro documento dalla cartella. Secondo l'analisi che Elisabetta commissionò, esiste solo il 75% di compatibilità tra Mattia ed Ennio, spiegò. Significativamente maggiore della compatibilità media tra fratelli non gemelli, che è del 25%, ma molto al di sotto del 100% previsto nei gemelli identici. Il che aumenta considerevolmente i rischi di rigetto, concluse Serafina con il volto pallido per lo shock. «Perché Elisabetta non me l'ha mai detto? Stava pianificando di farlo», rispose Chiara con dolcezza. «Ma la sua salute si deteriorò rapidamente. Mi chiese di custodire questa informazione fino a quando fosse stata necessaria, sperando che non lo fosse mai. Ma quando ho saputo del trapianto programmato...» «Hai presentato la denuncia per guadagnare tempo», completò Aurelio, cominciando a capire. «Non per separare i bambini permanentemente, ma per assicurarti che conoscessimo tutta la verità prima di procedere con il trapianto». Chiara annuì con visibile sollievo nei suoi lineamenti. «Non potevo semplicemente chiamare e dirvelo. Serafina era così emozionata per la riunione dei bambini, per questa nuova famiglia che stavate formando. Temevo che avreste sottovalutato la mia preoccupazione, che l'avreste vista come un tentativo di interferire o sabotare la vostra felicità». Serafina prese le mani di sua madre tra le sue, con gli occhi brillanti per lacrime trattenute. «Avresti dovuto fidarti di me, mamma. Di noi». «Lo so, tesoro», rispose Chiara con genuino pentimento, «ma la paura offusca il giudizio. Temevo per Ennio, temevo che nella nostra fretta di curarlo lo mettessimo in un rischio ancora maggiore». Aurelio, che era rimasto in silenzio, elaborando tutte queste informazioni, finalmente parlò. «Che opzioni abbiamo ora?» chiese sempre pratico, anche in mezzo a rivelazioni che scuotevano le fondamenta della sua comprensione familiare. «Se il trapianto tra i gemelli comporta più rischi di quelli che credevamo...» Chiara estrasse un ultimo documento dalla cartella. Elisabetta pensò a tutto, disse con ammirazione. Contattò la clinica di fertilità dove fu realizzata la procedura originale. Esiste una banca di cellule staminali preservate dal cordone ombelicale di entrambi i bambini. È una fonte alternativa per il trapianto, con minori rischi di rigetto rispetto al midollo osseo di Mattia. Serafina esaminò il documento che effettivamente confermava l'esistenza di questi campioni preservati. «È incredibile», mormorò. «Non ne ho mai saputo nulla. Elisabetta deve aver organizzato tutto silenziosamente come una rete di sicurezza per il futuro». «È sempre stata estremamente previdente», commentò Aurelio con un misto di ammirazione e malinconia. «Anche nei suoi errori cercava di proteggere tutti». Un silenzio riflessivo si installò nel salotto mentre i tre assimilavano le implicazioni di tutte queste scoperte. Finalmente Chiara parlò di nuovo. «Allora cosa faremo ora?»
chiese con un tono conciliante che contrastava con la formalità della sua denuncia legale. Serafina e Aurelio scambiarono uno sguardo d'intesa prima che lei rispondesse. «Consulteremo gli specialisti su questa nuova opzione», disse Serafina. «Investigheremo a fondo i pro e contro dell'uso delle cellule staminali preservate versus il trapianto di midollo. E nel frattempo», aggiunse Aurelio, «ti chiederemmo di ritirare la denuncia legale. Comprendiamo le tue preoccupazioni e ti ringraziamo profondamente per aver condiviso questa informazione cruciale. Ma abbiamo bisogno di mantenere tutte le opzioni aperte mentre determiniamo il miglior corso d'azione per Ennio». Chiara considerò la richiesta per un momento. «Con una condizione», rispose finalmente. «Voglio essere coinvolta nel processo decisionale, non come un'avversaria legale, ma come parte di questa famiglia allargata che state costruendo, come nonna di Ennio». «Certamente», concordò Serafina immediatamente stringendo le mani di sua madre. «Sei sempre stata parte fondamentale della vita di Ennio. Questo non cambierà mai». Aurelio annuì in segno di accordo, tendendo la mano verso Chiara in un gesto formale di riconciliazione. «Villa Marittima avrà sempre le porte aperte per lei, signora Conti. È parte della nostra famiglia ora». Chiara prese la sua mano con un sorriso cauto ma genuino. «Allora credo sia ora che tu mi chiami Chiara Aurelio». Quella sera, mentre cenavano in un ristorante vicino, prima di intraprendere il ritorno a Villa Marittima, Serafina e Aurelio elaboravano tutto ciò che era accaduto. La rivelazione che i gemelli non erano identici, nonostante la loro sorprendente somiglianza, l'esistenza di cellule staminali preservate come alternativa terapeutica, la riconciliazione con Chiara. Erano troppe emozioni per un solo giorno. «È strano», commentò Serafina mentre godevano di un momento di calma. «Tutta questa situazione è iniziata con segreti e bugie, ma ogni rivelazione, per quanto dolorosa, ci ha avvicinato di più alla verità e forse alla soluzione corretta». Aurelio prese la sua mano sul tavolo, un gesto che era diventato naturale tra loro. «Forse questo è il vero lascito di Elisabetta», rifletté. «Non gli inganni o le decisioni discutibili, ma la rete di sicurezza che tessé per quando la verità finalmente emergesse, come se persino nei suoi errori avesse stato preparando la strada per questo momento». Serafina sorrise con malinconia. Parlava sempre delle costellazioni, di come ogni stella ha il suo posto specifico nel firmamento, per formare un disegno coerente, ricordò. Forse questo è lo stesso. Ogni decisione, ogni segreto, ogni rivelazione, tutti a formare una costellazione, che solo ora possiamo apprezzare completamente dalla distanza. Mentre assaporavano il dessert, Aurelio sembrò immerso in pensieri profondi. Finalmente, con una risoluzione evidente nella sua voce, parlò: «Quando torneremo a Villa Marittima e avremo consultato i medici sulle nuove opzioni per Ennio, c'è qualcosa di cui vorrei discutere con te». Serafina lo guardò interrogativamente. «Su di noi», precisò lui, «sul nostro futuro, non per pressioni legali o per convenienza, ma perché credo realmente che abbiamo trovato qualcosa di eccezionale in mezzo a circostanze straordinarie». Il cuore di Serafina accelerò intuendo la direzione delle sue parole. «Ti ascolterò con molto interesse», rispose dolcemente con un sorriso che illuminava i suoi occhi, della stessa straordinaria tonalità che avevano ereditato i suoi figli. Mentre tornavano verso la costa dove i gemelli aspettavano accanto al mare, entrambi sentivano che finalmente avevano attraversato tutti gli strati di segreti, tutte le verità nascoste per arrivare a un terreno solido dove costruire un futuro condiviso. Un futuro fondato non su inganni o mezze verità, ma sull'accettazione completa della loro storia, condivisa con tutte le sue complessità e contraddizioni. Ciò che non sapevano è che la vita aveva ancora in serbo per loro una sorpresa finale, una che sarebbe venuta dalla persona più inaspettata e che avrebbe completato il cerchio che era iniziato anni prima in una clinica di Sorrento. 6 mesi. Dopo Villa Marittima risplendeva sotto un sole primaverile. La villa, che per tanto tempo era sembrata troppo grande e vuota, ora ribolliva di vita e attività. Nel giardino posteriore, tavoli elegantemente decorati con motivi marini si disponevano in semicerchio,
mentre un arco di fiori selvatici incorniciava lo spazio dove presto si sarebbe celebrata una cerimonia intima ma significativa. Ennio, notevolmente, più sano e vigoroso, aggiustava la sua piccola cravatta davanti allo specchio, mentre Mattia gli dava istruzioni precise su come ottenere il nodo perfetto. Entrambi i bambini indossavano completi identici di lino chiaro, con boutonniere di fiori azzurri che si abbinavano ai loro straordinari occhi. Il trapianto con cellule staminali del cordone ombelicale, realizzato 3 mesi prima, era stato un successo rotondo. I medici parlavano di una ripresa miracolosa, anche se Serafina, con la sua formazione scientifica, preferiva attribuirlo alla previsione di Elisabetta nel conservare quei preziosi campioni biologici. La condizione respiratoria di Ennio era migliorata, drasticamente permettendogli di partecipare ad attività che prima gli erano precluse. Ora correva sulla spiaggia insieme a suo fratello, senza affaticarsi, nuotava nelle acque cristalline sotto la supervisione di Aurelio e aveva scoperto una passione per la navigazione che prometteva di fiorire con il tempo. In un'altra stanza della Villa Serafina contemplava il suo riflesso in uno specchio a figura intera. L'abito di seta color avorio, semplice ma elegante, cadeva in pieghe morbide fino ai suoi piedi. Non era il tradizionale abito da sposa con volant e pizzi, ma qualcosa di più personale, più autentico per questa unione che trascendeva le convenzioni. Un colpo leggero alla porta annunciò l'arrivo di Chiara radiosa in un completo blu navy che esaltava la sua distinta figura. «Sei bellissima», disse con genuina emozione nella voce. Elisabetta sarebbe orgogliosa di questo momento. Serafina sorrise grata per il cammino di riconciliazione che avevano percorso in questi mesi. Chiara non solo aveva ritirato la denuncia legale, ma era diventata una presenza costante e positiva a Villa Marittima, visitando frequentemente e sviluppando una relazione calorosa con Vittoria Valtieri, con cui condivideva un pragmatismo e un'eleganza simili. A volte sento che lei ha in qualche modo orchestrato tutto questo, confessò Serafina, aggiustando un fiore nei suoi capelli raccolti, come se avesse previsto che eventualmente tutti i cammini separati che creò sarebbero finiti per convergere. Chiara prese le mani di sua figlia tra le sue. Le decisioni di Elisabetta furono complesse e a volte sbagliate, rifletté, ma credo che in fondo agì per amore, un amore imperfetto, talvolta timoroso, ma amore alla fine. Prima che Serafina potesse rispondere, un'altra figura apparve sulla soglia, Vittoria Valtieri elegantissima, in un completo grigio perla con la collana di perle che raramente abbandonava il suo collo. «Gli invitati stanno arrivando», annunciò con la sua abituale efficienza, «e Aurelio è così nervoso che temo apra un solco nel pavimento della terrazza». Le 3 donne risero unite dall'affetto condiviso verso l'uomo che aspettava sotto l'arco floreale. «Precedetemi», chiese Serafina, «c'è qualcosa che devo fare prima». Quando rimase sola, Serafina estrasse da un cassetto il medaglione che era appartenuto a Elisabetta. L'aveva custodito gelosamente per anni, come un legame tangibile con i gemelli separati. Ora, tuttavia, sentiva che era giunto il momento di trasformare il suo significato. Aprendolo con cura, osservò le 2 ciocche di capelli intrecciate, una di Mattia e l'altra di Ennio, prese il giorno della loro nascita. Con delicatezza aggiunse un terzo elemento, una piccola stella d'argento che Aurelio le aveva regalato la notte precedente, simbolo della nuova costellazione familiare che avevano formato. Chiudendo il medaglione e posizionandolo attorno al suo collo, sentì una profonda sensazione di chiusura e simultaneamente di nuovo inizio. La cerimonia fu tanto bella quanto semplice, sotto l'arco di fiori selvatici di fronte al mare, che era stato testimone di tutta la loro storia. Aurelio e Serafina scambiarono voti che riconoscevano tanto il passato complesso quanto il futuro promettente che si apriva davanti a loro. Mattia ed Ennio, perfettamente sincronizzati, come sempre portarono gli anelli in una piccola conchiglia marina che avevano decorato loro stessi. Tra gli scarsi presenti, oltre a Chiara e Vittoria, si trovavano Raffaele Esposito, Donatella e alcuni amici stretti che avevano sostenuto la famiglia durante i momenti più difficili. Fu dopo la cerimonia, durante la reception informale in giardino,
quando si verificò la sorpresa finale che nessuno aveva anticipato. Un messaggero arrivò con un pacco indirizzato specificamente ad Aurelio e Serafina Valtieri nel giorno del loro matrimonio. Il mittente Pietro Alinari, il donatore di sperma che aveva reso possibile la nascita dei gemelli. Con curiosità mista, ad apprensione aprirono insieme il pacco. Conteneva una busta e una scatola di legno splendidamente intagliata. La lettera, scritta con calligrafia precisa, cominciava così: Cari Aurelio e Serafina. Se state leggendo questo, significa che Elisabetta aveva ragione. Mi disse nella nostra ultima conversazione prima della sua morte che un giorno avreste trovato la strada l'uno verso l'altro, che i gemelli si sarebbero riuniti e che una nuova famiglia sarebbe sorta da decisioni passate che allora sembravano inconciliabili. Non cerco di interrompere la felicità che avete costruito. Il mio ruolo in questa storia è sempre stato tangenziale, un atto di amicizia verso Elisabetta, quando mi chiese quest'ultimo favore. Tuttavia c'è qualcosa che ho custodito per anni e che credo appartenga a voi, e specialmente a Mattia ed Ennio. La scatola di legno conteneva un diario rilegato in pelle blu con l'iscrizione «Per i miei figli quando il tempo sarà propizio», nella calligrafia di Elisabetta. Sfogliandolo scoprirono che era un diario che Elisabetta aveva scritto specificamente per i gemelli, narrando la storia del loro concepimento, nascita e separazione dalla sua prospettiva. Non come giustificazione, ma come spiegazione onesta delle complesse decisioni prese per paura, per amore e per speranza. La lettera di Pietro continuava: Elisabetta mi affidò questo diario poco prima della sua morte, chiedendomi di custodirlo fino a quando i gemelli fossero stati riuniti e avessero avuto una famiglia stabile che potesse aiutarli a elaborare il suo contenuto. A giudicare dalle notizie che ho ricevuto attraverso Chiara, con cui ho mantenuto contatti occasionali, quel momento è arrivato. Non cerco di far parte delle vostre vite, ma voglio che sappiate che sono disponibile se mai i bambini desiderassero conoscere di più sulle loro origini biologiche, senza pressioni né aspettative. Vi auguro tutta la felicità che questa nuova famiglia merita. Cordialmente, Pietro. Aurelio e Serafina si scambiarono uno sguardo di stupore e gratitudine. Quest'ultimo regalo di Elisabetta, preservato pazientemente, fino al momento adeguato, completava il cerchio di verità che avevano scoperto lungo il loro cammino insieme. Lo mostreremo ai bambini, chiese Serafina accarezzando la copertina del diario. Aurelio contemplò Mattia ed Ennio, che in quel momento si divertivano allegramente con gli altri pochi bambini invitati. Sì, ma non ora, rispose con serenità. Quando saranno più grandi, quando potranno comprendere la complessità delle decisioni adulte. Questo diario appartiene a loro e alla loro storia. Ma non c'è fretta, abbiamo tutto il tempo del mondo. Serafina annuì, riponendo il diario nuovamente nel suo astuccio. Lo custodiremo per il momento adeguato, concordò. Nel frattempo abbiamo una nuova storia da scrivere giorno per giorno. Mentre il sole cominciava a scendere sull'orizzonte marino, tingendo il cielo di toni dorati e rosati, gli invitati si riunirono sulla spiaggia per un'ultima tradizione che Serafina e Aurelio avevano pianificato specialmente per questa occasione. Ogni presente ricevette una piccola barca di carta simile a quelle che Mattia ed Ennio si divertivano a fare. Seguendo un'antica tradizione della costa, scrissero desideri e speranze per la nuova famiglia su piccoli pezzi di carta biodegradabile che poi collocarono all'interno delle barche. Nella cultura marina locale, spiegò Aurelio, queste barche portano i nostri desideri verso l'orizzonte dove si incontrano con le stelle. Ciò che è scritto in esse diventa parte della costellazione che guida il nostro cammino. Una ad una le barche furono lanciate nell'acqua tranquilla, creando uno spettacolo bellissimo, mentre la corrente dolce le allontanava gradualmente dalla riva. Mattia ed Ennio, mano nella mano, osservavano meravigliati come le loro barche navigavano insieme, come se persino nell'acqua si rifiutassero di separarsi. Quando l'ultima barca scomparve in lontananza, Aurelio circondò con il braccio le spalle di Serafina. Il medaglione che lei portava al collo brillò con gli ultimi raggi del sole, catturando sulla sua superficie argentata il riflesso del mare, che era stato testimone silenzioso di tutta la loro storia.
«Sai cosa ho scritto nella mia barca?» chiese Serafina appoggiandosi contro di lui. «Cosa?» rispose Aurelio baciando dolcemente la sua tempia. «Grazie per i cammini tortuosi che conducono a destinazioni perfette», recitò lei con gli occhi fissi, sull'orizzonte dove le barche di carta si fondevano con il tramonto. Aurelio sorrise riconoscendo la profonda verità in quelle parole. Erano arrivati a questo momento attraverso inganni e verità, separazioni e ricongiungimenti, dolore e gioia. Un cammino che nessuno avrebbe scelto consapevolmente, ma che li aveva condotti a una felicità che nessuno avrebbe creduto possibile. In lontananza Mattia ed Ennio correvano lungo la riva inseguendo le onde con risate identiche che si elevavano nell'aria del tramonto. Due bambini che condividevano non solo geni, ma ora anche sogni, ricordi e un futuro promettente. Due stelle di una costellazione familiare, unica imperfetta nella sua formazione, ma perfetta nel suo risultato finale. «È ora di tornare», disse finalmente. Aurelio, osservando come le prime stelle cominciavano ad apparire nel cielo che si oscurava gradualmente. «La nostra storia sta appena iniziando». Mentre la nuova famiglia Valtieri tornava a Villa Marittima, dove le luci calde brillavano come fari di benvenuto, il mare continuava il suo eterno andirivieni contro la costa. Le onde che una volta erano sembrate simboli di separazione, ora sussurravano storie di ricongiungimento di famiglie ricomposte di verità, finalmente rivelate. E in qualche luogo, forse, tra le stelle che Elisabetta tanto amava osservare, una costellazione particolare brillava con speciale intensità sulla villa costiera, dove due cammini separati erano finalmente convergenti, formando non la fine, ma il glorioso inizio di una nuova storia condivisa.